Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, benvenuti a quelli che sostengono il canale, bentornati a tutti e benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 1 all'8 agosto. Ma prima di passare a guardare il cielo della settimana volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere informati di tutti i prossimi video che cercherò di far uscire con più frequenza, perché insomma siamo in agosto, sono in ferie, quindi non rispondendo ai messaggi, anche se da quell'orecchio non tutti ci sentono, non rispondendo ai messaggi avrò più tempo di dedicarmi alla divulgazione astrologica. Quindi ragazzi, veniamo, quindi grazie a tutti quelli che si iscriveranno, veniamo a guardare il cielo di questa settimana, della prima settimana di agosto, alla luce insomma di tutti i cambiamenti che questa congiunzione epica di Marte, Urano in Toro, congiunti al nodo nord che è il destino, stanno creando. Mi sono dimenticata di dirvi, perché ero troppo presa dalle faccende, dalle previsioni del governo italiano, che poi ha fatto insomma la fine che ha fatto, che a livello internazionale stavo controllando e su YouTube questo è un po' una terra minata, no? Cercherò di non fare nomi, ma il presidente degli Stati Uniti d'America e una persona del suo staff, nota scorpione, molto, come dire, candidata alle elezioni insieme a Trump, nonché moglie di un presidente degli Stati Uniti, coinvolto dal Sexy Gate, quindi ma avete capito, sono degli scorpioni e il tema natale è scorpioni tra l'altro di una certa età, perché si può essere potenti, però insomma l'universo è più potente di noi, nel senso che anche i potenti non sono al riparo comunque dal karma e dai transiti. Cosa volevo dirvi? Un transito impegnativo come l'opposizione di Marte e Saturno e nodo nord contro un Sole, poi loro hanno diversi pianeti in Scorpione, no? Quindi contro un Sole congiunto ad altri pianeti, ad una certa età si avverte in maniera molto più potente rispetto ai giovani. A meno che il giovane non sia particolarmente, come dire, fuori controllo, disforico e quindi non riesca a gestire le energie contrastanti. Perché? Perché noi più andiamo avanti, più si va avanti con l'età, più siamo deboli, no? Più siamo meno in forze, abbiamo meno energie, quindi meno capacità di contrastare, come dire, le energie, no? Le subiamo di più, semplicemente questo. Quindi quando si è impegnati in giochi forti, con poteri forti, un transito come questo, ragazzi, da qualche parte, anche se noi ancora non lo sappiamo, da qualche parte deve andare a togliere, perché è privativo. Quindi sicuramente dovremmo avere delle novità, probabilmente a partire da questa settimana. Ho notato che deve essergli mancato una fetta grossa di sostegno con la fine del governo italiano Draghi, perché proprio in quei giorni, quindi era un fortissimo alleato e ovviamente ne stanno cercando un altro, no? Ovviamente ne stanno cercando un altro, però fino al 21 agosto la situazione sarà complicata, sarà assolutamente complicata e quindi insomma teniamo conto di questa cosa. Potrebbero esserci altri sviluppi, perché il transito fino al 21 agosto, il transito fino al 21 agosto è in essere, ci manca un mese. Da questa settimana però c'è un transito interessante che probabilmente ci aiuterà a capire meglio. Mercurio, il signore della parola, delle comunicazioni, delle notizie, degli spostamenti, entra in un suo fantastico domicilio che è il segno della Vergine. Innanzitutto mi preme dirvi, inizio a dirvelo da adesso perché la vita va programmata, dall'11 settembre al 4 ottobre Mercurio sarà retrogrado prima in Bilancia e poi in Vergine, poi rientrerà addirittura negli ultimi gradi della Vergine e sarà opposto a Giove. Quindi, siccome già sappiamo, per chi segue il canale, già sappiamo che non si dovrebbero prendere decisioni definitive, o comunque quando c'è Mercurio retrogrado non si dovrebbero apporre firme
con maggiore attenzione, ora che c'è l'opposizione di Giove, state particolarmente attenti. State particolarmente attenti perché poi tra l'altro ci sarà anche la quadratura di Marte. Se dovessero, distinguo perché tanto me lo chiedete ogni volta, se dovessero ripresentarsi delle situazioni del passato da risolvere, allora Mercurio retrogrado in quel caso è funzionalissimo, perché? Proprio perché è un Mercurio che guarda indietro, quindi la sua energia è utile a risolvere le questioni in sospeso, magari burocratiche, perché è in Vergine, anche Bilancia, è utilissimo a risolvere le cose del passato. Non fatevi venire voglia di con quel transito dall'11 settembre al 4 ottobre, non fatevi venire voglia di pensare alle cose per il futuro, quelle così d'amblè, perché poi Mercurio retrogrado ci fa venire queste illuminazioni, no? Opposto a Giove può farci venire voglia di chiudere una situazione, chiudere un rapporto lavorativo, dar vita a qualcosa che potrebbe durare come un gatto in tangenziale, invece è utile per risolvere le questioni passate. Cercate di concentrarvi in quello, cercate di, se si presentano, se non si presenta niente, fingetevi morti perché questa volta c'è l'opposizione di Giove a Mercurio, a parte che potrebbe arrivarci qualche multa, io ne temo una ZTL di Roma, ragazzi, vi farò sapere se mi arriva con quel transito, mannaggia. Potrebbero arrivare delle sanzioni perché comunque è Giove opposto a Mercurio, quindi però se non arriva niente veramente fingetevi morti, perché quando a Mercurio retrogrado c'è anche l'opposizione di Giove prendiamo le sviste, quindi ovviamente in quei giorni non possono notare che si voterà, perché il 25 settembre si vota, ragazzi, si vota con una luna in Vergine, adesso ci do uno sguardo velocissimo, con una luna in Vergine congiunta a tutti i pianeti, a ben 4 pianeti in Vergine, quadrato quello stellium in Vergine quadrato a Marte, cioè ci sarà l'opposizione di Giove allo stellium in Vergine. Stavo guardando già, mi ero dimenticata di soddisfare questa richiesta che mi avete fatto e che mi è piovuta da tutti i fronti. Saranno delle elezioni, sarà un periodo molto molto complicato. Non so se sì, ci sarà, ragazzi, uno stellium, 3 pianeti nel segno della Vergine, la Luna, Mercurio e Venere, trigono a Urano, quindi ci sarà una parte delle persone che si genufletterà ai poteri forti, perché la Vergine fa quello, si mette al servizio, no, di qualcosa di più potente. Opposto a Giove in Ariete ci sarà una parte che cercherà di fare, credo una piccola parte che cercherà di fare uno scontro, un'opposizione forte. Da come si stanno mettendo le cose potrebbero essere i 5 Stelle, che oggi però a fine luglio sembrano uno contro tutti, però ragazzi noi dobbiamo vedere questa cosa delle elezioni, dobbiamo vedere come si mette nel mese di agosto e nel mese di settembre, perché i transiti del 25 settembre faranno leva, solleveranno, svilupperanno quello che trovano, e oggi noi non possiamo sapere quello che trovano, perché pur di sopravvivere, pur di trovare alleanze, anche quelli che si stanno dichiarando la guerra adesso dovranno brevemente scendere a compromessi. Per esempio PD e 5 Stelle che stanno dicendo che i rapporti sono rotti definitivamente, non è possibile andare da soli, credo, troveranno un accordo o troveranno qualcun altro con cui accordarsi, quindi è difficile. Facciamo così, man mano che escono le varie vicende, gli scoop, le soluzioni, chi si ritira, chi entra in gioco, qua ogni tanto tirano fuori il nome dal cilindro, un coniglio bianco, valutiamo i temi natali che hanno e quindi a quel tema natale magari, no? E a queste prospettive vediamo di applicare i transiti del 25 settembre
però adesso è proprio presto. Quello che volevo dirvi è che ci sarà questo grande trigono in Vergine, quindi qualcosa tipo che... Allora, se non fossero elezioni vi direi che si tratterebbe di una sorta di governo tecnico, no? Perché troppi pianeti in Vergine, Draghi ha 10 miliardi, 3-4 pianeti in Vergine, no? Quindi è tecnico, non, è poco politico, perché comunque il politico tiene conto, ragazzi, del popolo, e addirittura lo statista riesce a fare degli interventi politici che vadano anche a favore delle generazioni successive. Quindi qua gli statisti latitano, secondo me. Potrebbe essere un governo tecnico molto avversato, molto contestato, di dubbia durata o di dubbia sorte, perché c'è Giove opposto, quindi Giove opposto retrogrado. Ci saranno, ragazzi, 6, se annettiamo il nodo e Chirone, 7 pianeti, 7-8 pianeti retrogradi, quindi no? È una situazione un po' così, è una situazione che va rivista, e quindi quando sotto le vacanze di Natale Giove ritornerà diretto, chissà se inizierà a traballare, no? Dobbiamo seguire la pratica, è veramente una cosa interessante. Quello che possiamo fare adesso è guardare però i capi di Stato che abbiamo detto e l'entourage che abbiamo detto con i pianeti in Scorpione, che hanno perso una grossa alleanza, e vediamo insomma che cosa succede. Vi stavo dicendo una cosa interessante di Mercurio. Il 4 entra in Vergine, però dovevo prima dirvi, no? Nelle vostre programmazioni, nella vostra agenda di settembre tenete conto della retrogradazione per non fare grandi cose. Ok, per non fare grandi cose volte al futuro, ma per dedicarvi a chiudere dei conti in sospeso. La cosa interessante qual è? Mercurio in Vergine fino al 26 agosto, quindi dal 4 al 26, e poi ci ritornerà retrogrado, ma poi lo vedremo, forma il grande trigono con Marte, Urano e nodo nord in Toro. Quindi per tutti quelli che dicono ad oggi, no, guarda che ancora non è successo niente, ragazzi, noi non abbiamo, ci piacerebbe a tutti, ma noi non abbiamo il pieno controllo di tutta la nostra vita. Noi non sappiamo se in un'altra stanza qualcuno ci sta per dichiarare il suo amore, ci sta per arrivare una fortuna, ci stanno per chiedere in moglie, in marito. Noi non sappiamo se qualcuno ci sta per lasciare, o se qualcuno ci sta per licenziare, o se qualcuno ci sta per fare una proposta per un curriculum mandato, e noi non sappiamo se abbiamo vinto un concorso fatto nel 92, che in Italia arrivano le cartoline negli anni 40, perché non puntare al concorso fatto nel 92? C'è anche Saturno di ritorno. Fatto sta che adesso, come vi avevo già detto nell'introduzione, Urano e Marte in Toro, vabbè che Urano è veloce, è uno scatenatore di fulmini a ciel sereno, però quadrato ai pianeti in Leone che ci sono adesso, Sole, Mercurio, fra un po' arriva Venere, sta marinando, ma adesso con Mercurio in Vergine, quello che qualcuno intorno a noi ha pensato, quello che ha visto il nostro curriculum, quello che ci sta per chiedere una collaborazione, insomma quello che è stato pensato dal 4 al 26 agosto verrà comunicato, quindi attendiamoci notizie. Ovviamente dovrebbero essere positive perché Mercurio è trigono, quindi smuove, ragazzi, smuove. E l'universo ci conduce in una direzione. Allora, ci conduce in una direzione che è pratica, pragmatica, ci stanno chiedendo realismo. L'universo ci sta chiedendo senso della realtà affinché la ruota giri. Quindi per tutte quelle persone bloccate, che mi scrivono che sono bloccate, ragazzi, siete bloccati interiormente, quindi o prendete atto che per delusioni, per eventi passati, perché non vi hanno insegnato ad amarvi, perché avete perso qualcosa di importante, per qualsiasi tipo di paura, ce li abbiamo tutti e siamo degli esseri umani, avete messo dei paletti alla vostra psiche e al vostro cuore, per cui per paura, per proteggervi, per difendervi,
Avete talmente fortificato questi paletti che la situazione vi è sfuggita di mano e siete entrati nella chiusura. Quando ad una persona non accade mai niente, è perché è in uno stato di tale chiusura e protezione per cui non accade nulla, ma si rende anche inavvicinabile. Cioè noi stiamo parlando di energia. L'energia arriva sulla Terra, però noi siamo anche artefici, gli astri inclinano, ma l'uomo determina. Abbiamo un grandissimo potere personale. Se non ce la fate a far succedere niente, avete bisogno di farcela a chiedere aiuto a qualcuno. Iniziate con la legge d'attrazione, iniziate con qualcosa, ma la soluzione per voi è l'azione. Sapere che se pensi positivo può succedere qualcosa o sapere che hai Saturno a favore non bastano. Noi siamo nel mondo della materia. Chi fa la differenza è colui che agisce, colui che si rimbocca le maniche, che prende coscienza, quindi che fa funzionare mente e corpo. Non voglio dire il cuore, che è proprio appannaggio della quinta dimensione e tutti ce l'abbiamo un po', no? È difficile che ce l'abbiamo apertissimo. Però mente e corpo devono viaggiare su due binari collegati. Sapere che una cosa mi fa male e continuare a farla, sapere che sto chiusa e non mi faccio aiutare e continuo sempre ad avere la stessa routine, peggiora soltanto le cose, perché perché c'è l'ego spirituale. Se uno ti viene a dire guarda che dovresti fare questo, sì, ma lo so, ma non lo fai. È quella la differenza, è il fare. E ricordate che l'essere umano è pigro, quindi cosa fare? Farvi aiutare, iniziare a fare in concreto, mettere proprio le sveglie al telefono, fare leggi di attrazione, almeno mantra nutrienti, almeno iniziare a fare lo sforzo di dire mantra potenzianti, la mia vita è meravigliosa, la mia vita sentimentale è meravigliosa, la mia vita lavorativa è meravigliosa. Cioè le aree della vostra vita che non sono soddisfacenti sono delle aree tremendamente carenti di amore. Ci siamo passati tutti, ti devi mettere lì, innanzitutto osservare i pensieri che fai, perché se noi usassimo la stessa cura nello scegliere i pensieri che usiamo per scegliere i vestiti, saremmo veramente il Dalai Lama, perché noi ci facciamo belli fuori e poi stiamo sempre a predicare. Il pensiero crea. Se io sto sempre a predicare, io sono una toro, no? Per esempio, rimugino, io proprio ho dovuto imparare a spostare il mio cervello, proprio a dirigerlo altrove, perché nel momento in cui l'umore va giù, il toro rimugina. Ma questo capita a tante persone, no? Dovete comandarla voi avete una coscienza che comanda la vostra mente. Siccome il pensiero crea, se io inizio a fare pensieri depotenzianti, inutili, delle vere flautolenze mentali che non servono a niente, è chiaro che creo, abbasso la mia frequenza. Ci potete fare caso, iniziate a rimuginare, ad indugiare su qualcosa che vi ha dato fastidio, in quel momento vi chiama il rompiscatole, lo stalker, non lo so, il battibecco col vicino, cioè si abbassano le frequenze e la realtà ve lo rimanda immediatamente. Quindi quello che potete fare voi è rialzarle con pensieri potenzianti, 20 volte grazie, respiri profondi per spegnere il criceto, cioè dovete fare qualcosa, dovete sapere che avete da molto tempo un periodo di frequenze basse e dovete ogni giorno mettere una goccia di frequenza alta che poi sul lago della bilancia a un certo punto farà la differenza. Però finché stiamo così la dovete riequilibrare voi. E comunque ragazzi, per sfruttare al meglio l'astrologia evolutiva ci vuole la presa di coscienza che gli astri non sono Lourdes, loro ci offrono una mano e spalancano una porta, ma la dobbiamo varcare noi. Quindi il lavoro lo dobbiamo fare noi, abbiamo il potere della nostra vita, abbiamo il potere di guarirci e ricordatevi che qualsiasi ostacolo ci capita è sempre tarato alla nostra frequenza. Questa è una legge divina. La Matrix, cioè la nostra realtà, è creata da noi, quindi è emanazione nostra e i nostri nemici non possono mai essere più forti di noi. I nostri blocchi non possono essere mai più forti di noi perché li abbiamo creati noi. Quindi come li abbiamo fatti li possiamo disfare. Però tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, c'è il sedere sul divano. Ci dobbiamo muovere, c'è la pigrizia ragazzi, c'è la pigrizia che è un'ottava bassa dell'ego, quindi
Azione, mettetevi le sveglie al telefono, cercate di immettere nella vostra routine in maniera abitudinaria. Una volta una persona mi ha detto: no, io la settimana scorsa un giorno ho detto 20 volte grazie, non è successo niente. E no, cioè ragazzi, è come la palestra. La fortuna, la buona sorte sono esattamente come l'allenamento in palestra. Una rondine non fa la differenza. Quindi per tutte le persone bloccate, riascoltate questa cosa, questo pippone da toro pesante più volte, perché è quello che funziona. E allora, dopo il pippone che immagino vi mancava molto, passiamo a vedere segno per segno tutte le novità che ci porterà Mercurio trigono a Marte, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, Giove, il pianeta della grande fortuna, il grande dilatatore, la legalità, no? È un pianeta anche legato a questo, oltre che all'ufficializzazione e all'ufficialità delle cose, e quindi è oltre, ripeto, alla grande fortuna, quindi porta amori, consacrazioni, successo e denaro. Vi auguro che ve l'abbia portate dall'11 maggio ad oggi. È ufficialmente retrogrado, è diventato retrogrado il 28 luglio, quindi lo abbiamo già raccontato nell'oroscopo della scorsa settimana, però ovviamente noi percepiamo un transito quando esso è in essere già da un po' di tempo. Siamo già all'inizio, sarà retrogrado per un bel po', ragazzi, sarà retrogrado fino a novembre inoltrato, ad un certo punto uscirà anche dal vostro segno. Il 28 ottobre è il giorno in cui uscirà anche dal vostro segno e ritornerà nel vostro segno in modo diretto, ovviamente, il 20 dicembre 2022, e lì vi verrà data una sorta di seconda possibilità, che è una manna dal cielo. Perché? Perché quando Giove arriva, essendo un dilatatore, è come se si accendesse un riflettore potentissimo, tra l'altro un Giove in Ariete, quindi legato anche all'energia di Marte, quindi ha portato un tumulto, tanta roba, no? Tanta energia, anche tanta azione e tanta impulsività. A un certo punto è diventato difficile, praticamente impossibile star fermi, no? Soprattutto voi ne avete risentito, tutti, ma voi che siete i detentori del segno, ne avrete risentito proprio in maniera esponenziale nelle giornate fra il 25 maggio e il 5 luglio, quando questo bel Giove è stato raggiunto anche da Marte, che è il vostro governatore in Ariete, quindi c'è stato proprio un fuoco. Quanti arieti hanno modificato la propria vita, hanno consacrato, rotto, lasciato partiti, non so in quanti mi avete scritto, però era veramente tanta roba. Di contro c'è stata gente, ci sono stati degli arieti e degli ascendenti ariete che hanno invece scritto che è ancora tutto fermo. Cerchiamo di fare il punto della situazione per gli uni e per gli altri. Per quelli che hanno debuttato, perché l'ariete questo è, quindi con un Giove in Ariete si ufficializza qualcosa, si inizia a fare una startup, un nuovo progetto, una proclamazione, ragazzi, qualsiasi cosa, un matrimonio, un divorzio, si ritorna single, insomma si diventa leader di qualcosa, è molto legato al protagonismo il segno dell'Ariete. Per tutti quelli che sono riusciti ad assecondare, che quindi questo transito, no, di soli 2 o 3 mesi, e che quindi erano pronti quando è arrivato quel transito, per tutti loro è probabile che già avete sentito una staticità dopo la partenza a razzo, già dal 5 luglio avete sentito una staticità data da Marte in Toro, dall'entrata del vostro governatore nel segno del Toro. Quindi prima siete partiti, avete iniziato ad organizzare, poi forse siete stati costretti un po' a farvi i conti, no? Con la praticità, con i soldi, con qualcosa di pratico, quindi con quello che era possibile poi in realtà realizzare e con quello che non lo era, e quindi insomma le cose si sono fatte meno scoppiettanti. Adesso che Giove è tornato retrogrado e che Mercurio, perché finora Mercurio è stato il Leone, Vitrigola, insomma ci sono ancora i sogni di gloria, adesso che Mercurio torna dal 4 al 26 agosto, sarà in Vergine, bisognerà proprio fare il conto della serva, nel senso che adesso è importante stare con i piedi per terra,
perché altrimenti, no? Se si continua sempre con una baldanza e con poca praticità, magari si finisce, le cose non finiscono bene. Invece è bene utilizzare questo Mercurio, sì, sicuramente ragazzi, già ve lo anticipo, adesso arriva magari la parte un po' noiosa, perché a voi piace insomma organizzare, essere entusiasti. Arriva la parte un po' noiosa, ma nella vita bisogna fare anche quella e quindi bisogna fare i conti, organizzare, insomma sarà un mesetto che uno spera sempre di rilassarsi. È probabile invece che voi con Mercurio in Leone abbiate fatto le vacanze prima, quindi sarà un mesetto di organizzazione, di conti, forse di burocrazia. Magari avete pensato di aprire un locale, no? Avete trovato il locale, le cose qua e là, e adesso si passa proprio a fare, non so, andare al comune, a prendere le agibilità, a chiedere, no, le autorizzazioni, insomma tutta quella parte lì, sembra qualcosa di simile. E dovrete essere pratici, critici e veramente carta e penna e foglio e fare i conti. È importante che voi controlliate le finanze e che discipliniate anche le energie che buttate in queste cose. Con la retrogradazione di Giove o l'entusiasmo o qualcuno che vi ha spalleggiato o qualcosa che sembrava accecante potrebbero venir meno. Questo non è un dispetto. Questo non è un dispetto, questo è un'occasione che vi dà l'universo per dire: vabbè, siete partiti, avete avuto quest'idea, mentre cercate in luglio, agosto di renderla realizzabile, valutate se va aggiustato il tiro, se va ripensata, se non era quella buona facciamo un'altra cosa, o se va bene così. Questo è il depotenziante, la depotenziante retrocessione di Giove sui gradi precedenti, no? Quindi vi sentirete anche meno impulsivi. Quindi questo Mercurio in Vergine, per quanto possa essere critico, pignolo e noioso, e per quanto possa portarvi qualcuno che vi fa la critica, vi dice guarda qua manca questo, qua manca questo, in realtà aiutato da Giove retrogrado, che quindi spegne un po' l'impulsività e il fuoco, vi aiuta molto a farvi vedere le cose lucidamente, praticamente, realisticamente. Quindi sarà noioso sicuro, però è manna dal cielo, quindi ottimo per tutte le persone che non hanno trovato la spinta e dicono che non è successo niente. La domanda è: ragazzi, voi vi siete mossi? Perché i pianeti in Ariete, a parte il fatto che siamo nel mondo della materia, quindi non è che siamo su un pianeta spirituale, se vuoi una cosa te la devi andare a prendere, ti devi procurare gli strumenti affinché quella cosa sia possibile e poi ti devi muovere. Quindi la prima domanda è: vi siete mossi? Molti di voi mi risponderanno sì, qualcuno dirà non posso. Quelli che dicono non posso in qualche modo, ragazzi, dovrebbero rivedere un attimino criticamente le proprie abitudini, il proprio modo di vedere le cose, perché forse si sono impigriti e imbolsiti un attimo. Quelli che hanno detto sì e ciò nonostante mi dicono che non è successo niente, allora io li invito a sfruttare Marte e Urano in nodo nord in Toro, cioè il pragmatismo terra-terra, e a fare, tra l'altro trigono a Mercurio in Vergine al 4, quindi no, terra-terra è critico, realista proprio, andando al succo. E la domanda è: vi siete mossi in una direzione giusta per voi? Questa è la condizione sine qua non. Se noi facciamo un passo verso noi stessi, verso quello che in qualche modo ci rende felici, ragazzi, e non verso quello che ci uccide ulteriormente, anche lavorativamente parlando, non è che dobbiamo andare in miniera se siamo nati per fare le ballerine. Uno, scusate il vento, la sua unicità la deve riconoscere. Se non siamo connessi con noi stessi, andremo in tutta una serie di direzioni a casaccio. Fanno l'INPS, ha aperto una posizione, c'è il concorso per insegnare, le provo tutte e non se ne apre mai una. Perché? Perché innanzitutto si aprono soltanto le porte che sono destinate a me. 2, io mi andrei a prendere il posto di qualcun altro che è destinato a qualcun altro. Quindi i feedback che l'universo ci manda, se noi imparassimo a leggerli anche quando non ci piace, insomma, il messaggio che ci rimanda, sarebbero anche abbastanza evidenti.
Quando una porta non si apre, quando una cosa dobbiamo forzare di continuo, non è della nostra taglia e dobbiamo cambiare. Quindi prima cosa, riconnettetevi con voi stessi, siate onesti, vedete quello che vi piace fare, vedete quello che gli altri vengono a chiedere a voi, perché noi abbiamo una mission, no? Abbiamo un ruolo nel mondo e gli altri, quando noi ci perdiamo, cioè spesso e volentieri, lo sanno, comunque lo sanno meglio di noi, continuano a vedere quello che è il nostro potenziale. Quindi io lavoro, faccio la segretaria, però mi vengono a chiedere di fare shopping, di fare la personal shopper. Magari ho uno stile innato e lo posso sfruttare, ok? Oppure, che ne so, ho la laurea in legge, ma adoro le lingue, adoro viaggiare e tutti mi vengono a chiedere le ripetizioni di organizzare un viaggio e ce l'abbiamo sul piatto d'argento, no? Quindi siate onesti con voi stessi e se invece avete sparato troppo in alto perché l'Ariete lo fa, vedete se avete le competenze per fare quella cosa. Ok? Quindi siate realisti e pratici e quando Giove, quindi usate questo tempo, questo stand-by, questa terra di mezzo per riconnettervi a voi stessi, come vi aveva suggerito Giove in Pesci nei 5-6 mesi primi del 2022 e quando Giove ritornerà in Ariete a Natale, probabilmente il vostro Natale sarà meraviglioso. Quindi ragazzi, mi raccomando, siate pratici e pragmatici. Io vi mando un grande bacio, fatemi sapere come vanno queste cose. Questi arieti sono in una situazione particolarissima e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro, cari amici con l'ascendente Toro, venite da una luna nuova nel segno del Leone che deve aver portato delle novità particolari, delle novità ragazzi in famiglia e riguardo agli immobili. Fatemi sapere se queste cose stanno accadendo, ma un agglomerato di pianeti come quello che avete avuto voi dovrebbe aver portato delle svolte interessanti e che possono aver risolto, ragazzi, o comunque aver portato una nuova area, una spinta, una novità, qualcuno che questa volta vi aiuta, una nuova persona, insomma che è come se si fosse aperta una nuova porta per risolvere delle questioni legate alla famiglia, legate agli immobili, legate a un familiare, a una cura, ragazzi, qualsiasi cosa, anche legate al luogo di nascita, al luogo di origine, al vostro paese se siete lontani. Qualcosa che vi sta portando molto probabilmente a risolvere una questione che girava da qualche tempo, no? Qualcosa che dovevate risolvere assolutamente da qualche tempo. In realtà la grande energia che la congiunzione di Urano e Marte nel segno del Toro insieme al nodo nord forse non hanno neanche bisogno di questa luna nuova. Dal 5, per chi capitasse per la prima volta su questi video, dal 5 luglio al 21 agosto i Toro sono i principali interessati insieme allo Scorpione che necessariamente lo subirà e insieme però in ottava minore ad Acquario e Leone di un transito fortissimo che è dato da Marte, dal ritorno di Marte in Toro che si congiunge a Urano, signore dei fulmini a ciel sereno, delle svolte improvvise insomma, e del nodo nord che è il destino. Quindi è un transito grande, è un transito che smuove le zolle, ragazzi, è un transito che cambia la materia, non è adesso mi amo di più. Cioè è una cosa grossa per voi, grossissima, deve cambiare qualcosa. Fatemi sapere, stavo controllando i transiti, la congiunzione Marte-Urano non avviene dagli anni 40, dai primi anni 40 ragazzi. Marte-Urano ci sono stati sicuramente nel dicembre 41 e gennaio 42. Non ricordo il nodo nord, sono sincera, devo andare a controllare. Fatto sta che già quella deve essere stata una cosa grossa.
E insieme a tutto il resto del tema, con Giove nel settore dell'inconscio che vi sta spingendo ad uscire dal recinto, insomma, ditemi voi se avete notato che prima il cambiamento, lo sbrocco, la perdita di pazienza, insomma, la voglia di cambiare forte, l'avete sentita dentro e come per magia, velocemente le cose hanno iniziato a muoversi anche fuori in rapida successione, ok? Questo per farvi capire quanto è importante sbloccare delle cose dentro di noi affinché la realtà esterna che è emanazione di noi ne risenta positivamente, quindi si alleggerisca di zavorre e quindi l'importante è che capiate questo, così riuscite a fare questo lavoro non soltanto quando i transiti vi sollecitano, perché qui c'è stata una sollecitazione forte, ma anche quotidianamente, perché l'uomo o aspetta la spinta o aspetta che qualcuno faccia qualcosa nel bene e nel male per adattarsi, insomma per fare un passo avanti, per cambiare le cose, o a volte non lo fa. Il Toro è il re della pigrizia, quindi è probabile che insomma siate anche un attimino stressati. È probabile che siate un attimino stressati perché soprattutto per chi non ha fatto i compiti a casa, soprattutto per chi non viene da uno stile di vita più consapevole, uno stile di vita non soltanto dal punto di vista fisico, ma proprio comportamentale, quindi da un monitorarsi e un osservarsi periodico, uno stare attento a dove si butta l'energia, no? Uno che rumina, ecco i Toro ruminano, no? Noi ruminiamo tutti. Quindi uno che non sta attento a come trascorre buona parte del suo tempo, a cosa, se è una cosa inutile, uno che non si monitora, uno che non si chiede perché sto facendo questo. Il Toro dovrebbe chiedersi continuamente perché sto facendo questo, di cosa ho paura, ok? Perché trattengo questo, di cosa ho paura. Fatto sta che se abbiamo trattenuto troppo e non veniamo da un periodo, no? Da un passato recente e trapassato, da un passato remoto, se non veniamo da un periodo di consapevolezza, quello che è probabile è che questo transito di Marte Urano in Toro ci abbia già scombinati bene, ci abbia tolto un sacco di cose a cui eravamo attaccati come feticci. Come risolvere questo transito se quello che abbiamo lasciato andare non è una cosa che volevamo, ma a un certo punto insomma ce l'hanno tolto? Ragazzi, col senso pratico. Con il senso pratico perché e col realismo, no? Quindi non facciamo i bambinetti che riusciamo ad esserlo, siamo pratici, da questa settimana, dal 4 agosto arriverà anche un fantastico Mercurio in Vergine a farci vedere le cose con saggezza, con lucidità e anche ad accettarle, a capire la praticità. Siamo saggi e siamo consapevoli che l'universo non toglie cose che non servono a noi per la nostra evoluzione, quindi o quella cosa aveva fatto proprio il suo tempo, quella persona, quella situazione, quel lavoro, quella casa, quello che volete, perché c'è il nodo nord, quindi è il destino, o è il comportamento nostro sbagliato, legato all'attaccamento, al possesso, alla materialità, insomma ragazzi a qualcosa, no? Alla pigrizia, a uno stile di vita veramente da correggere, che hanno fatto sì che perdessimo questa cosa. Il Toro spesso trascura le situazioni, si impigrisce, a volte non ha stimoli e magari arriva una congiunzione di queste che è altamente evolutiva e che inizia a mettere la paura necessaria affinché si prenda le proprie responsabilità. Io mi auguro che abbiate il tempo di recuperare laddove sentite che c'è un sentimento autentico e uno star bene autentico, che sia il lavoro, che siano le persone, che sia l'amore, che siano cose. E vi auguro di usare bene invece il Mercurio che dal 4 al 26 guiderà tutti i Toro, tutti gli ascendenti Toro a traghettarvi, a uscire dal passato e ad andare nel futuro, tutte le persone che hanno la Luna in Toro e valori in Toro, e ad usare consapevolmente questa energia e a lasciare andare ciò verso cui c'è un reale attaccamento, ma solo quello, e di sentimento, di passione, di intenzioni, di felicità, di appagamento, di linfa vitale ce n'è molto poco. Quindi dal 4 al 26
agosto ci sarà questo, secondo me è fantastico, cioè questo transito di Mercurio in Vergine, quindi in sede, quindi al meglio del suo senso pratico, in ottimo aspetto, in trigono, quindi in grande e favorevole e sveglio dialogo con il trigono di Marte, Urano e Nodo Nord. Ragazzi, è un momento in cui si può portare a casa un grande risultato che sembra innanzitutto manifestarsi in termini di appagamento sia sentimentale, ragazzi, che di consapevolezza. Vi avrei voluto dire che era un momento molto alto per la pecunia, per i soldi, per la materia, e invece prima ci sarà questo step, questa consapevolezza di far andare una sorta di far ritornare l'energia a posto. Fatemi sapere se si richiudono, se si stanno concludendo dei cicli iniziati tra il 2002 e il 2004. Perché 2002, 2003, 2004 c'è stata una lunga sosta del nodo nord in Toro e ci sta ritornando il nodo nord, adesso ve lo dico nello specifico, ci sta ritornando il nodo nord, però ragazzi questa volta sarà accompagnato da Urano e da Marte, che non sono poca cosa. Vi dico subito 2003-2004, ragazzi. Vedete se si ripresentano delle situazioni simili. (2003-2004). C'è stata una lunga sosta del nodo nord, me lo ricordo. Adesso sta ritornando il nodo nord, questa volta accompagnato da Urano e Marte. È incredibile. Fatemi sapere se anche a voi è successo questo. Avete in qualche modo vi siete messi sulle spalle una parte di karma familiare dei vostri genitori e avete l'occasione di liberarvene proprio in questo anno. Eventi determinanti dovrebbero accadere entro assolutamente il 20 agosto e poi avrete le vostre soddisfazioni pecuniarie dal 21 agosto, quando Marte entrerà in Gemelli e formerà il trigono con Saturno e il sestile con Giove. Quindi sappiate che l'universo non ci toglie niente, che non dobbiamo lasciare andare e che riusciamo a trattenere tenere con noi soltanto le cose dove c'è un reale sentimento, ok? Quello che ha finito di fare, questo è un Mercurio anche molto curativo in Vergine, no? Nell'asse sanitario, sarà molto rigoroso e lascerà soltanto l'essenziale, quindi respiri profondi e cerchiamo di lasciare andare. Se dovete programmare qualcosa tra settembre e ottobre, state attenti al transito di Mercurio retrogrado dall'11 settembre al 4 ottobre, perché ci sarà Mercurio retrogrado opposto a Giove, quindi le decisioni importanti cercate di prenderle fino al 10 settembre e poi dal 5 ottobre. Usate quel transito per risolvere le cose del passato, pagamenti in sospeso, situazioni, vedete un po' le bollette, le cose, no? È un momento in cui dovreste essere rivolti al passato. Se non riemerge nulla dal passato, fingetevi morti e aspettiamo che arrivi il 5 ottobre, ok? Ragazzi, forza e coraggio e buon transito di Marte e Urano in Toro col nodo nord. Fatemi sapere come vanno le cose. Ciao a tutti. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, io vi auguro che vi siate divertiti, avete il sole nella terza casa, quindi state uscendo, state dialogando molto, avete Mercurio anche, no? Sul sole in Leone, quindi state parlando molto e allora, a parte il fatto dal punto di vista pratico state uscendo un po' di più, state facendo vita sociale, vi state concedendo qualche lusso in più, c'è una grande voglia di coccolarvi, adesso poi da metà agosto arriverà anche Venere e Leone, quindi vedrete che riuscirete a levarvi anche qualche sfizio, a fare qualche vacanza di lusso, a fare qualcosa che vi piace, perché a voi queste cose piacciono tanto, ma state anche parlando tanto, avete un interlocutore che schietta
schiettamente, no? Ci sono dei confronti abbastanza schietti, diretti, e con questo grande Mercurio in Leone fino al 3, fino al 3 agosto, in Leone, poi il 4 in Vergine, questo Mercurio in Leone che è opposto a Saturno, ragazzi, è come se voi vi foste brutalmente oppure platealmente, ragazzi, resi conto di qualcosa, di voi stessi, magari, no? Voi vi siete platealmente resi conto di qualcosa, magari ve l'hanno rimandata, magari vi hanno fatto vedere una foto, magari vi hanno fatto ascoltare un audio, insomma, qui c'è qualche comunicazione scomoda, che è una sorta di doccia fredda, una sorta di qualcosa che viene a galla attraverso la comunicazione, la parola, e che vi fa prendere coscienza di qualcosa che va a vostro favore, non è fatta per distruggervi, e che vi consente di aprirvi, di aprire una nuova fase di vita che voi vedrete avrà dei riflessi sul lavoro, sulla professione, sul successo personale, a cui avete già tentato di dare una mano, una botta precedentemente nella primavera, qualora non ci foste riusciti. Adesso dovreste, soprattutto in autunno, tra novembre e dicembre, vi dovreste rendere conto, no? Vi dovreste rendere conto che se avete usato bene queste docce fredde, questi stop, queste cose palesi per crescere, vi porteranno inevitabilmente a fare un grande step e ad avere una maggior maestria di voi stessi, e quindi a sfruttare al meglio anche le cose del lavoro, perché tutto quello, tutti gli switch, tutti gli upgrade che fa il nostro cervello poi servono a noi, no? Quindi con questi pianeti in Leone, se siete stati troppo boriosi, se siete stati troppo aggressivi, se siete stati arroganti, ragazzi, se avete cercato di competere con qualcuno, è probabile che l'abbiate fatto in una maniera eccessiva, perché c'è l'opposizione di Saturno. Quindi gli stop che avete ricevuto sono una forma di crescita, perché vuol dire che stavate esagerando. Dal 4, e con la luna nuova, no, nelle giornate del 28, probabilmente ne avrete preso coscienza, ok? Dal 4 Mercurio, che è il vostro governatore, entra nel quarto settore. Quindi inizia un momento di grandi dialoghi in famiglia, un momento critico nei confronti della propria famiglia, delle proprie radici, o con chi è rimasto, con chi è ancora vivo, a seconda dell'età che avete, anche un confronto più pragmatico, veramente, ragazzi, più critico. Si sa che i gemelli, l'ascendente gemelli, non hanno voglia di seccature, si vogliono divertire, amano la leggerezza, no? Però se fate così, poi evitate un po' di crescere, di prendervi le responsabilità, rimanete sempre un po' figli, quindi anche come genitori magari create delle situazioni in cui poi i figli si lamentano, si allontanano, si ribellano. Qui c'è un momento dal 4 al 26, una grande occasione che l'universo offre ai gemelli e all'ascendente gemelli, in cui Mercurio, il vostro governatore, va nel pragmatico, realista e critico segno della Vergine, forma un fantastico trigono con Urano, Marte e nodo nord, e vi aiuta, forse tramite qualcuno. C'è chi ci arriva da solo attraverso la riflessione, c'è chi trova qualcuno, finalmente un interlocutore sincero che glielo dice, o c'è chi scopre qualcosa attraverso dei dialoghi che ha in famiglia. Fatto sta che o scoprite qualcosa di voi stessi, o scoprite qualcosa che fa parte di memorie antiche, dell'inconscio, della famiglia, però ragazzi, c'è un'apertura mentale, uno scoprire, un uscire anche da delle dinamiche, magari da una tradizione psicologica appresa in famiglia, sepolta nell'inconscio, che comportava una chiusura, perché parliamo di pianeti in Toro, che potrebbe essere un detonatore a farvi finalmente lasciare delle zavorre, dei modi di fare,
l'essere legati a quelle certezze illusorie che a volte capitano nella vita, allo smettere di essere figli, a lasciare indietro qualcosa di quello che vi hanno trasmesso e diventare molto più vicini agli adulti di cui avreste avuto bisogno. A volte i gemelli hanno come karma, no? Spesso chi si incarna nel segno dei gemelli è legato all'adolescenza, quindi è come se fosse sempre un po' figlio, no? Una grandissima ottava alta, e se i gemelli e l'ascendente gemelli a un certo punto riuscissero a diventare non più figli, ma addirittura i genitori dei propri genitori, per ribaltare, per insegnare loro qualcosa e per dimostrare a se stessi che hanno raggiunto la maturità. E spesso il figlio gemelli che si comporta da adulto restituisce qualcosa che ha compreso, una grande conquista che ha compreso, alla famiglia che lo ha cresciuto, per insegnare anche ai propri genitori qualcosa di giusto che forse loro non avevano visto o non sapevano. Quindi il gemelli è legato come mission di vita ad usare la sua intelligenza nella maniera migliore, non adolescenziale, non di comodo, non superficiale, non doppia, ma a fare pace con le sue parti in ombra e addirittura a un certo punto ad insegnare ai propri genitori qualcosa, perché il gemelli ad ottave alte, quindi nella sua versione più evoluta, è un insegnante nato, è colui che viene a portare l'intelletto. Spesso è un compito molto difficile per queste anime giovani, per questi eterni Peter Pan che hanno delle difficoltà. Quindi periodo critico, periodo di battibecchi, periodo di criticità, periodo in cui però dovete scendere nella realtà e vedere le cose come stanno. Dopodiché le cose andranno tutto molto meglio. Se trovate il transito scomodo, ragazzi, vuol dire che c'è un grande lavoro arretrato da fare, e sappiate che tutto quello che si risolve adesso con questi transiti scomodi veloci e tutto quello che si può ripresentare tra novembre e dicembre, anche a livello familiare, può essere utile per alleggerire un po' le problematiche prima che Saturno a marzo 2023 entri nel segno dei pesci. Vi chiederà responsabilità e una maturazione psicologica per gestire tutta una serie di cose, quindi prima che i pianeti vadano in pesci dobbiamo fare esperienza della polarità in Vergine. Voi sapete che Vergine e pesci sono l'uno l'opposto dell'altro, no? Quindi prima la critica, prima la presa di coscienza, e poi quando Giove entrerà in pesci e quando Saturno lo raggiungerà a marzo successivo, Giove entrerà fra novembre e dicembre, sta 2 mesi, poi arriva in Ariete, critica, Giove in pesci con passione, e poi con Saturno in pesci la maturazione completa, psicologica ed emotiva dei nostri amici in gemelli. Quindi sì, è tutta crescita, lo so che un po' vi dà fastidio perché vorreste andare in vacanza, però io la vedo così, ragazzi, quindi se queste previsioni vi sono utili, continuate ad ascoltarle, altrimenti andate dove vi sentite maggiormente guidati. Io vi do un grande bacio, un grande in bocca al lupo, passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro, cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana, precisamente dal 4 agosto, riprendete una sorta di libertà, oppure si ripresenta qualcuno, iniziate a girare, tornate al mondo, forse siete stati in vacanza, forse con la Venere nel segno vi siete goduti un po' gli ambienti di casa, insomma siete stati in panciolle, ma dal 4 agosto, giorno più giorno meno, con l'ingresso di Mercurio nel segno fino al 26, avrete un periodo molto movimentato, di grandi conoscenze ma anche di grandi contatti. Se state aspettando l'amore, qui abbiamo, visto che avete Venere sul Sole, sull'ascendente, anche se avete la Luna in Cancro, allora carissimi, sappiate che se vi piaceva qualcuno e magari non era raggiungibile, adesso
arriva a portata di mano. Quindi la buona notizia è già questa, no? Se volevate acciuffare qualcuno, che voi siete sempre molto seducenti e seduttivi, questa persona vi arriva alla vostra portata, quindi è già una gran buona notizia. Se volete raggiungere un posto e finora siete stati magari costretti da questioni familiari o a stare a casa e volete farlo, dal 4 al 26 agosto avrete un periodo molto interessante anche per muovervi in compagnia. Insomma, è un periodo molto bello. Se siete degli studenti o se siete delle persone che stanno preparando dei concorsi, sarà un periodo molto intenso ma foriero di grandi soddisfazioni e di grande contatto con compagni di studio. Insomma, è un momento di erudizione. Lo so che è agosto, ragazzi, avrete dei pensieri pratici, non sarete rilassati, fino all'11 ce la farete, poi dall'11 probabilmente il lavoro diventa un po' più impegnativo, varie cose diventano impegnative, però ecco, magari non siete proprio in panciolle sbracati, vi sentite, contattate, state facendo dei programmi, dei progetti, dovete fare delle cose burocratiche, però riuscirete ovviamente fino all'11 soprattutto a ritagliarvi del tempo per voi, anche se siete in vacanza e dovete fare delle cose, le cose andranno meglio. Quello che è importante è che dopo periodi di stallo, dopo un sacco di ragazzi intoppi, anche burocratici, anche legali, di ostacoli portati da Giove in Ariete, che ha portato tante novità, ma anche insomma anche cose che non si sono concluse, insomma ha portato anche dei piccoli terremoti lavorativi che a volte sono sfociati nel cambiamento, ma a volte no. Adesso la buona notizia è che invece le cose iniziano ad andare a posto. Adesso vanno a posto, Giove è ancora scomodo, no? State iniziando una nuova fase di vita, si chiude per voi ragazzi, per voi, per i vostri obiettivi, per le vostre ambizioni, per il vostro successo personale, per la vostra realizzazione personale, si chiude un ciclo iniziato nel 2011, scusatemi, che è stato abbastanza pesante, quindi questa è un'altra buona notizia. Se ne sta aprendo un altro che vi vede molto in prima persona, che richiede la vostra leadership e che quindi un po' vi spaventa perché vi chiede di osare quando magari vi eravate un po' rassegnati e vi eravate anche probabilmente impigriti, ma sappiate che adesso inizia un dodicennio, e lo ricordo per chi capitasse per la prima volta su questi video, inizia un dodicennio che ha dei presupposti molto più costruttivi, molto più soddisfacenti del dodicennio appena concluso, quindi ragazzi il gioco vale la candela, l'importante è capire dove va l'energia. Quando le situazioni sono molto confuse, sappiate che probabilmente la realtà, l'universo ci stanno rimandando che l'energia è poca o che è contraddittoria, perché nonostante i transiti, nonostante un Giove dissonante, anche se mi avete scritto in molti con l'acqua alla gola, non basta un transito di Giove, non basta, rallenta, magari ti fa trovare l'ufficio chiuso, magari ti fa dire che il commercialista torna a settembre, dà dei disguidi, però non impantana proprio tutta la vita. Quindi quando arrivano dei transiti e noi non riusciamo ad allinearci con un'energia veloce, di fuoco, no? Diretta, impulsiva, quindi fa succedere le cose molto velocemente, probabilmente ci siamo impantanati troppo e soprattutto ci siamo talmente impantanati e forse ci siamo fatti parassitare, passatemi il termine, no? Da tutta una serie di situazioni, atteggiamenti, stili di vita che ci tolgono energia, che noi l'energia sufficiente per reagire non ce l'abbiamo. Quando non abbiamo chiarezza mentale, questo per rispondere a tutti quei cancro che mi dicono io non so più che cosa devo fare, quando non abbiamo chiarezza mentale, ragazzi, vuol dire che c'è pochissima energia. Siamo talmente stanchi, talmente depauperati per il lavoro mentale che ci siamo disconnessi dai nostri sentimenti e adesso la speranza è con questo bel transito di Mercurio che va a dare una mano forte ad un transito che voi già avete ma che non tutti riescono a prendere e a sfruttare, che è quello di Marte, Urano e Nodo Nord in Toro, che a voi fa un gran bene, però vi porta le energie dagli altri. È come se
fossero gli altri in questo momento che spingessero per farvi fare le cose. Voi non avete ancora trovato una vostra autonomia, state abbracciando l'energia, state abbracciando più o meno il cambiamento, però insomma finora eravate un attimino orgogliosetti, permalosi, no? Il cancro lo fa, e volevate a tutti i costi mantenere una sorta di leadership, non so come dire, e quindi avete anche un po' rifiutato l'aiuto e la spinta, perché vi avrebbe dovuto far mettere in discussione delle cose. La speranza è che poi questo rifiuto e questo orgoglio e questa chiusura sono quelli che ci fanno rifiutare il cambiamento. La speranza è che dal 4, con questo bel Mercurio che ragazzi, si forma un triangolo perfetto. Il triangolo significa che l'energia fluisce perfettamente. Mercurio entra in Vergine dal 4 al 26, dialoga perfettamente con Marte, Urano, Nodo Nord in Toro. In realtà va a sbloccare anche Nettuno, che poi si congiunge, ragazzi, che si sistema con Plutone e poi arriva al vostro Sole. Quindi anche l'opposizione di Plutone, che voi temete tanto, è come se noi abbiamo un fiume che ci viene contro, è come se aprissero improvvisamente tutta una serie di canali, l'energia del fiume arriva, defluisce e se ne va, e a noi arriva, che ne so, facciamo un bel bagnetto, no? Arriva qualcosa che alla fine è piacevole. Tutto sta a cambiare, dobbiamo lasciare il passato, bisogna lasciare andare il passato, bisogna aprire mente e cuore al cambiamento e bisogna usare questo fantastico Mercurio in Vergine nel suo domicilio, che è anche critico, per farci aiutare a vedere quelle cose della vostra famiglia, della vostra infanzia, del vostro clan familiare, della vostra tradizione che non volete guardare, ma che sono quelle che vi danno quei modi di fare che creano l'ostacolo. Vi ricordo che l'anno prossimo voi avrete Saturno in Trigono, è una cosa fantastica che capita ogni tot anni, non ogni anno, durerà 3 anni. E quindi avrete un assist grandissimo da parte dell'universo per far fruttare tutto quello che però dovete seminare prima, magari con il trigono di Giove. Avete avuto 5 o 6 mesi con il trigono di Giove, che tra l'altro si è congiunto a Nettuno, cioè ha trovato una grande spinta emotiva a farvi uscire dal seminato, ma non tutti i cancro, non tutti gli ascendente cancro sono riusciti a uscire dalle dinamiche del passato e da certi ricordi. Che sia l'amore, che sia qualsiasi cosa, ragazzi, seppelliteli, guardateli, accettateli, perdonatevi, ricordatevi che non c'è, anche se nella dinamica psicologica esiste, no? Nelle dinamiche psicologiche esiste la dinamica vittima carnefice, che quindi noi a volte siamo vittime, a volte siamo carnefici, ma finché non ne prendiamo consapevolezza ci infiliamo sempre in queste cose qua. In realtà, se facciamo un passo più alto e vediamo le cose un po' più dall'alto, noi non siamo vittime di nessuno, perché le persone che incontriamo nella nostra vita non sono altro che lo specchio di ciò che noi siamo stati in un passato. Se guardate un canale di astrologia evolutiva dovreste avere l'apertura, no, a questi discorsi, quindi a un ritorno, a un ciclo di vita, alla metempsicosi. Quindi non esistono vittime, non esistono carnefici. Dovete perdonare sempre voi stessi, lasciare andare e abbracciare un cambiamento che vi può portare ad incontrare nuove persone, ragazzi, nuovi amori. Qui c'è qualcuno che si sta leccando le ferite ancora per la fine di qualcosa, per qualche amore, per qualche relazione. È molto probabile che siano saltate tutte quelle relazioni che erano clandestine, dove o voi eravate impegnati o l'altro era impegnato e a uno dei due faceva comodo mantenere una situazione così di convenienza, insomma il triangolo, il quadrilatero, quello che era. Probabilmente, siccome Marte e Urano in Toro sono molto brutali nel far saltare gli altarini e nel riportarci alla brusca realtà, ragazzi, qui dovete lasciare andare quello che evidentemente non era vostro. Se smettete di vivere nel ricordo, potrete approfittare di questo fantastico
triangolo generato dal 4 agosto da Mercurio, che vi porterà anche ad incontrare finalmente, magari tra gli amici o magari mentre viaggiate o anche nei social, ragazzi, qualcuno che potrebbe cambiarvi la vita, e ve ne accorgerete pienamente, assolutamente pienamente, da ottobre-novembre. Quindi potreste fare adesso degli incontri che poi inizieranno a mettervi un grande tumulto, potreste avere delle notizie, ma ragazzi, positive, che vi metteranno un grande tumulto interiore, e che con l'ingresso di Marte in Gemelli per 7 mesi, forse, probabile, se vi aprite, vi darà la forza di uscire dal recinto. Quindi ragazzi, forza e coraggio, e cercate di cambiare le cose attraverso l'azione. Non vi impigrite e il mondo sarà vostro. Un grande bacio, e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, siete reduci da una luna nuova nel segno, l'unica luna nuova in Leone dell'anno. Ogni anno si verifica una sola luna nuova, non è che è successo soltanto quest'anno, nel senso che ogni volta che c'è, per ogni segno zodiacale, quindi per 12 mesi, c'è una luna nuova che è nel segno, immancabilmente, nel segno del Sole, no? Quindi è congiunta al Sole. Poi la luna piena sarà solitamente nel segno nel segno opposto. Quest'anno ovviamente ogni tanto ci sono delle irregolarità, ne parleremo, soprattutto nei giorni delle elezioni c'è una luna nuova, insomma, una luna piena, ma la luna nuova in Leone, ragazzi, sul Sole, c'era anche Mercurio in Leone, porta delle svolte. È l'unica luna nuova di quest'anno che si oppone largamente, larghissimamente, ma fatto sta che gli effetti si vedono, a Saturno, che è il signore del karma, che significa che porta svolte soprattutto per voi. Voi avete Saturno, signore del karma, del destino, del tempo, il severissimo maestro, retrogrado al discendente, se siete ascendente Leone. E ragazzi, anche se siete Leone, in questo caso lo sentirete come se fosse al discendente. Fatemi sapere. C'è qualcosa che, una grande transazione, un grande contratto che finisce o finalmente si compie. Quindi svolte nelle transazioni, in tutto ciò che comporta firme, quindi in situazioni legali, nelle compravendite, nei matrimoni, nelle eredità ovviamente, nei processi, nei procedimenti, e ragazzi, nei rapporti lavorativi. Potreste andare in pensione perché la luna nuova è sul vostro Sole, sul vostro ascendente, quindi vi porta a stare alla ribalta, cioè vi porta finalmente a sganciare la vostra energia da qualcosa, probabilmente era qualcosa di tedioso, anche se doveste contrarre un matrimonio adesso, no? Auguri nel caso, perché ci si sposa anche con Saturno in settima, non ci si lascia soltanto, o anche se doveste essere assunti da qualche parte, è comunque la fine di un periodo di insuccesso, però è una fine molto lunga, perché magari io sono stata senza lavoro 1 anno e mezzo, no? Col Covid, delle problematiche, adesso mi riassumono. Quello che cambia con questa luna nuova opposta a Saturno, con questo trigono di Giove, con questi transiti epocali di Marte, Urano al medio cielo, è proprio la prospettiva. Sono cambiata io e ho cambiato i miei obiettivi. È molto probabile che stiate saldando in queste settimane, in queste giornate, sicuramente entro marzo 2023, dei grandi debiti karmici, perché il karma, ragazzi, ce l'abbiamo tutti, soprattutto per chi crede all'astrologia evolutiva, e probabilmente non so se ne siete consapevoli, non so se è una cosa che a memoria d'uomo è stata riportata a voi e quindi la state consapevolizzando in qualche modo, tipo io so che nella mia famiglia c'era un problema di povertà, sto ripristinando, sto creando un ottimo problema con l'abbondanza, ho chiuso il karma familiare, no?
Esempio, potrebbero esserci cose fino alla settima generazione, di solito noi ce le abbiamo sulle spalle, di cui io non sono a conoscenza. Fatto sta, ragazzi, che se improvvisamente vi sentirete alleggeriti, se improvvisamente l'energia inizierà a circolare meglio, le cose come se aveste la sensazione innata, voi ce le avete queste sensazioni perché insomma avete un'ottava casa in pesci, quindi no? Se avrete la sensazione che dei tasselli del puzzle sono andati magicamente a posto e da questa cosa riparte una spinta dalle vostre radici, come se avessero dato un booster, come se vi foste riconnessi al centro della terra con le vostre radici e finalmente la linfa andasse su, è perché avete sganciato una zavorra immensa. Ragazzi, una zavorra immensa. Ve ne accorgerete, voi avrete contezza di questo tra novembre e dicembre in primis, in maniera grossa, poderosa, e poi il consolidamento di questa consapevolezza avverrà da marzo 2022, quando avrete Saturno in pesci, che vi porterà non poche soddisfazioni. Quindi le cose pratiche sulla terra sistemano il karma familiare, le energie delle generazioni. Se io ho un matrimonio problematico e con questi transiti, no? Se io sono un leone e ho una luna nuova in prima casa, mi riprendo la mia sovranità. Ovviamente non ce la riprendiamo con una luna nuova, veniamo da un percorso, da una consapevolezza, da anni di Saturno al discendente. Ho una luna nuova sul mio sole, sull'ascendente, anche sulla luna potreste risentirne in questi termini. Finalmente mi riprendo la mia regalità, la mia forza, la mia indipendenza. Pongo fine e consapevolezza a questa storia e finalmente chiudo un karma familiare, magari femminile, di donne che per i tempi che correvano fino alle generazioni prima della nostra non avevano il coraggio, la possibilità economica di affrancarsi da questa cosa. Questo è solo uno degli esempi pratici. Se riuscite a sistemare delle questioni ereditarie, immobiliari, ragazzi, perché nel vostro tema è molto forte, molto sentita anche la congiunzione Urano-Marte, scusatemi, e nodo nord in Toro, che ha tanto di economico, ha tanto di immobiliare, ha tanto di legame con le banche, ok? E se riuscite a concludere, a risolvere, oppure a fare un grande investimento, a chiudere un grande debito, a fare un grande investimento, a cambiare anche gli obiettivi, magari finora stavate cercando strenuamente di tirare avanti una carretta, o magari di procedere con una sorta di tradizionalismo, perché magari vi hanno insegnato a fare quello, quindi la famiglia, la vita ordinaria, un lavoro alle dipendenze statali, esempio. Con questi transiti che avete, e la luna nuova è soltanto la ciliegina sulla torta ovviamente, con questi transiti che avete da anni, potreste uscire da questa tradizione magari coercitiva nel caso in cui non risuonasse con voi, no? Quindi vi state affermando ed è probabile anche che per fare questo stiate cambiando anche i programmi, anche l'indirizzo. Non c'è un grandissimo ordine, nel senso che ragazzi le tempistiche con Saturno retrogrado, altri pianeti, Nettuno retrogrado, Plutone retrogrado, a fine mese anche Urano diventerà retrogrado, è un po' un impaccio di tempi, un impiccio, scusatemi, bisogna aspettare, bisogna fare, adesso succede, se voi fate una programmazione e sembra inevitabile che salti, però adesso dal 4 agosto, da questa settimana, la buona notizia è che Mercurio arriva in vostro aiuto, inizia a mettere in ordine finalmente le cose, perché formerà dal 4 al 26 un ottimo trigono con Marte, Urano e Toro. Quindi se finora ci sono stati scossoni a destra e a sinistra, adesso arriva un'energia per cui le cose si mettono in riga e quindi anche la programmazione vi sarà più facile, tutto si mette in ordine. Lo so che è agosto, lo so che vorreste andare in vacanza, un occhio al lavoro, un occhio ai soldi, un occhio alle responsabilità, ci sono troppe cose in ballo, probabilmente vi riposerete alle vacanze di Natale. Voi avrete delle vacanze di Natale probabilmente meravigliose, probabile che anche l'autunno non vi deluda, però agosto andrà così, quindi grandi impegni. Però ragazzi,
se non erro anche una certa entrata economica, quindi o quel Mercurio mi segnala finalmente un'entrata economica cospicua che risolva tutte queste transizioni, o finalmente quel Mercurio ci rappresenta una rinnovata forma mentis proprio riguardo alla gestione, no? E al vostro atteggiamento nei confronti della ricchezza e dell'abbondanza, che darà dei risultati successivamente, ma comunque uno switch, comunque un miglioramento. E ragazzi, se è una vendita state lasciando andare invece qualcosa che probabilmente era karmico, magari ereditato, qualcosa che avevate sul groppone e che molto probabilmente grazie al trigono di Giove vi farà inaugurare una nuova fase di vita che durerà 12 anni all'insegna di presupposti migliori degli ultimi 12. Fate caso se nei vostri progetti immobiliari, in queste svolte lavorative, in queste novità che si stanno verificando proprio legate all'economia, agli immobili, all'ambizione, ai possedimenti, si chiude un ciclo iniziato nel 2003-2004, perché il nodo nord in Toro, questa volta sollecitato in una maniera eccezionale, eccelsa, all'epoca aveva iniziato il ciclo che si chiude in questi giorni, in quest'anno. Quindi il 2022 è simile, insomma conclude delle fasi iniziate nel 2003-2004. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, vi riposerete da fine agosto, ma adesso grandi soddisfazioni. Fatemi sapere, sono veramente, veramente curiosa. Un grande bacio e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine e cari amici con l'ascendente Vergine, siete reduci da una luna nuova in Leone che vi ha portato il 28 luglio, quindi insomma, no? Siamo work in progress, in cui avete avuto come dei cambi di idea, dei cambi di direzione, come qualcosa dentro di voi, proprio a livello psicologico, proprio a livello inconscio, o si è rivelato o si è manifestato, lo avete capito, però state maturando qualcosa che nelle giornate del 4 agosto potrebbe iniziare, dal 4 agosto fino al 26, potrebbe in qualche modo scapparvi, cioè quello che avete pensato, quello che avete scoperto, quello che avete sentito dentro di voi, il vostro nuovo punto di vista, che avete sentito che non deve essere stata una passeggiata, nel senso che a seconda delle vostre ottave potrebbe essere stata una rabbia, una voglia di rivalsa, una voglia di dominio, forse vi siete sentiti un po' messi in discussione, insomma adesso comando io, adesso te lo faccio vedere io, insomma qualcosa del genere, causata da un blocco, causata da un comportamento che non vi è piaciuto o causata da una problematica lavorativa o che fa parte del vostro stile di vita che a questo punto non vi sta bene più. Ok? È come se aveste deciso di iniziare una sorta di ribellione. Tra il 4 e il 26 agosto, con Mercurio nel segno, quindi il vostro governatore torna a casa, potreste essere molto ciarlieri, cioè potreste veramente essere molto diretti e iniziare a prendere in mano la situazione e se si tratta di un'offesa a rispondere magari, no? Oppure comunque a spiegare, a non incamerare più, a non subire più, ma a dire quello che non vi va bene, quello che non vi va assolutamente bene. Noi abbiamo già detto che voi venite dal transito, lo state attraversando ancora e finirà il 20 agosto, però avete questo transito particolare di Marte e Urano in Toro congiunti al nodo nord, che parlano di consapevolezze, di destino, di cose che a voi ha portato proprio nuove scoperte, come se aveste superato dei limiti, come se foste usciti veramente dal recinto, da una zona di comfort troppo stretta, da tutta una serie di convinzioni mentali per cui vabbè, questo è meglio che non lo faccio, questo è meglio che non lo faccio, no? Per proteggervi, perché
avete una forma mentis che è molto volta alla protezione, no? Proprio alla conservazione, e quindi a volte vi frena e vi fa vedere soltanto i pericoli qualora doveste usare quel po' che può portarvi lontano. Diciamo che in questo periodo forse siete un po' più audaci. Oppure avete incontrato qualcuno, avete comunque fatto delle conoscenze, delle esperienze, forse avete fatto dei corsi, ragazzi, perché tutti questi pianeti in un settore simile indicano tanta formazione, tanta conoscenza in più e di conseguenza consapevolezza. Quindi adesso guardate, state riuscendo, ancora non è finito il transito, però dalle giornate del 4 agosto è probabile che Mercurio in ottimo aspetto, quindi in ottimo dialogo con questo stellium di pianeti in Toro, inizi a farvi trasferire nella realtà tutto quello che state imparando, cioè come se voi state facendo una sorta di corso di aggiornamento di consapevolezza. Probabilmente sono tornate delle cose del passato, ma voi adesso le guardate in maniera diversa e siete magari più svegli, meno disillusi, e quindi proprio dal 4 agosto avrete un modo di affrontare le cose e la vita che dovrebbe darvi delle grandi soddisfazioni, ma che potrebbe portarvi ad allontanare o comunque a rimettere dei paletti abbastanza imperativi, comunque abbastanza netti nei confronti di qualcuno, nei confronti di qualche relazione sentimentale. Quindi è come se diventaste, come se aveste scoperto qualcosa o capito qualcosa di voi stessi e della vita e diventaste improvvisamente severi. Allora, il consiglio delle stelle è di farvi rispettare, di mettere tutti i paletti, diciamo, di questo mondo, però ovviamente con moderazione, non siate troppo aspri e aspettate almeno il 21 agosto, proprio nello specifico il 26 agosto, prima magari di prendere delle decisioni definitive, ok? Quindi magari iniziate semplicemente a dialogare in maniera non troppo emotiva e a dire quello che non vi va. Non accumulate, perché per un grandissimo orgoglio che vi caratterizza, a volte fate i superiori, no? E non dite le cose, però avete comunque un inconscio molto forte, no? Avete un caratterino molto forte rispetto a quello che poi date a vedere, e quindi poi ribollite come le pentole a pressione. La volta che uno sbrocca poi tracima. Quindi usate questo transito di Mercurio dal 4 al 26 agosto per fare un esercizio di stile, un allenamento, per farvi dire le cose un po' alla volta, no? Quindi cercate di mettere in pratica queste nuove consapevolezze giorno per giorno, così per farle diventare un'abitudine. Lavorativamente parlando, perché sentimentalmente parlando mi sembra che le cose vadano molto meglio che lavorativamente parlando. Lavorativamente parlando ci sono delle cose che vanno riviste, non ingrana molto la situazione. Ragazzi, dal 21 agosto avrete quell'aspetto, quell'ingresso di Marte in Gemelli che vi sfida un po', vi stressa un po', ma cambierà le cose lavorative. Quindi se è tutta una sorta di decisioni, tutta una sorta di valutazioni questo mese di agosto, che poi è il mese che anticipa il vostro compleanno, e voi sapete che, io lo racconto sempre, lo dico sempre, le cose che accadono i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il proprio compleanno sono quelle che dettano un po' il trend dei 365 giorni che verranno. Quindi siete ovviamente in fase di valutazione, perché il ritorno del sole sul sole, quindi il giorno del compleanno, il geniacliaco, non è una cosa così, no? Sono delle giornate importanti nelle quali da iniziare una cosa si spera sempre migliore, no? Dell'anno precedente, alla luce di quello che abbiamo imparato nel frattempo. Quindi ci sta che questo mese di agosto sia un mese di valutazioni e rivalutazioni, ok? Dal 21
ripeto, quindi alla fine di queste valutazioni l'energia vi spingerà a prendere una posizione. Se il lavoro dove siete non vi piace, non vi dà soddisfazioni, potete uscire dal recinto, tradotto, iniziare a cercare altro e avrete una nuova opportunità lavorativa. Si apre uno spiraglio per i contratti dal 28 ottobre al 20 dicembre. Se si tratta di questioni sentimentali, sappiate che le giornate del vostro compleanno, anche se adesso io non vedo grande maretta, ma se dovesse esserci, vi consiglio comunque di non prendere decisioni, perché voi siete non prendere decisioni fra l'11 settembre e il 4 ottobre, perché avremo un Mercurio retrogrado che prima sarà in bilancia, proprio le questioni sentimentali, poi o legali o politiche, poi tornerà in Vergine quindi sul vostro Sole, sul vostro ascendente, e sarà opposto a Giove. Quindi le decisioni che Mercurio retrogrado vuole che noi sistemiamo il passato, è un'energia molto forte che ci spinge a guardare il passato e a risolvere tutte quelle cose del passato che non abbiamo risolto, un pagamento in sospeso, chiedere scusa a qualcuno, fare pace con qualcuno, oppure dire a qualcuno che così non va, insomma tutte quelle cose che fanno parte del mondo di Mercurio, che è la mente, che gli incontri, sistemare, essere chiari, avere l'occasione di essere chiari con qualcuno, rapparare situazioni, insomma tutte le solite cose, tutte le solite menate che caratterizzano la nostra vita. Quindi chiarire rapporti, chiarire situazioni. Quando non lo facciamo noi spontaneamente perché siamo pigri, ci pensa l'universo perché ci rimanda le cose del passato che ci eravamo dimenticati di fare. Quindi dall'11 settembre al 4 ottobre, quello è un altro spiraglio del 2022, cioè ogni anno ci sono delle occasioni di Mercurio retrogrado per risistemare le cose che abbiamo lasciato indietro. Dopo il 4 ottobre potrete iniziare a guardare il futuro, quindi muovetevi prima, se il posto dove siete magari di lavoro o se l'amore non va proprio come volete, iniziate a muovervi adesso, no? Cioè, se dovete contattare qualcuno, se dovete prendere il coraggio, se dovete chiedere a una persona di uscire, qualsiasi cosa, ragazzi, se dovete parlare con qualcuno per mettervi stand by, per prendere una pausa di riflessione, entro l'11 settembre. Altrimenti poi si incasina quando c'è Mercurio, a meno che, ragazzi, proprio con Mercurio retrogrado le cose non peggiorino e quindi non siate costretti a farlo in quel tempo, ma sempre le cose del passato, o ovviamente il presente, ragazzi, il presente che viviamo adesso viene da un passato recente, no? Non mandate il curriculum a Londra magari dall'11 settembre al 4 ottobre, ecco, fatelo prima o fatelo dopo, perché altrimenti a volte con Giove opposto si potrebbe anche perdere. Quindi l'astrologia secondo me va usata in questa maniera saggia, ok? Quindi ragazzi, godetevi dal 4 agosto il ritorno di Mercurio sul vostro Sole, trigono a tutti i pianeti in Toro che stanno smuovendo veramente le zolle della coscienza, e godetevi l'estate. Un grande bacio e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana inizia un momento critico da parte vostra, nel senso che diventerete molto critici, avrete così una fase di pessimismo, di critica, di cinismo covato, probabilmente mal celato, principalmente nei confronti delle amicizie. Qui c'è una luna nuova, ragazzi, sul Sole e su Mercurio. Mercurio che il 4 comunque entra in Vergine e vi farà diventare un attimino distante. Opposti, tutto questo stellium più o meno ai gradi si è scontrato contro Saturno, quindi
c'è stato qualcosa, c'è stato un avvenimento, un bisogno nel settore amicizie, no? Una necessità nei confronti di o uno o più amici che ha messo davanti alla vostra aspettativa, davanti a una vostra, come dire, convinzione, una negazione. Praticamente, per farla corta, per farla breve, vi aspettavate. Probabilmente le cose non vanno bene da un po', perché Saturno, opposto al settore amicizie, sta facendo da un paio d'anni una sorta di repulisti. Adesso siamo arrivati a un esito, è successo qualcosa, ci sarà stato un avvenimento, per cui l'evidenza dei pianeti in Leone che si sono scontrati con Saturno vi ha mostrato chi sì e chi no, chi sì e chi no. Ovviamente voi siete delle persone molto concilianti, quindi come fate? Adesso con Mercurio in Vergine farete così un periodo molto critico, 2-3 settimane fino al 26 agosto, scusate ragazzi, così di freddezza, di allontanamento, e poi vabbè, con il tempo, con i transiti che passano, probabilmente ci saranno dei recuperi, però questo è probabilmente un momento di delusione, che no, mi fa sorridere il fatto che avrete nel mese di agosto fino al 26 potreste avere un atteggiamento talmente selettivo da vedere, cercate di non essere pungenti, perché non vi si confà, no? Voi siete delle persone concilianti, voi siete delle persone gradevoli, però potreste avere della credine dentro di voi, rimuginare abbastanza, essere proprio molto scettici. Avete presente quei periodi di amarezza e di cinismo per cui non si crede nell'amicizia, si vedono opportunisti dovunque? Ecco, questa è la cosa, si vedono opportunisti dovunque, c'è quel momento di pessimismo e di delusione per cui non si crede nei rapporti umani. Sappiate che è una fase transitoria. Sappiate che è una fase transitoria, sappiate che nelle giornate di Ferragosto in realtà arriverà qualcuno, le acque si calmano, non è detto che dobbiate rifrequentare le persone che vi hanno deluso, ma comunque una bella Venere in Leone vi porterà qualcuno, qualcosa. Se siete alla ricerca di spasimanti potreste trovare un corteggiatore degno del termine che vi può dare delle soddisfazioni, altrimenti si tratterà di riuscire a cambiare magari comitiva, riuscire a frequentare altre persone che vi danno maggior lustro, che vi danno maggior soddisfazione e che vanno a sostituire degnamente quegli opportunisti che avete incontrato sul vostro cammino ultimamente, oppure quelle persone che si sono rivelate tali negli ultimi 2 anni. Quindi ci sarà questo momento tra il 28 luglio e il 10-11 di agosto in cui, insomma, ve la tirerete un po'. Se qualcuno ha gli amici della bilancia, dell'ascendente bilancia, e li vede un attimino distanti, probabilmente, ragazzi, sappiate che ce l'hanno con voi, quindi occhio a queste cose. Oltre al settore delle amicizie c'è un momento di selezione, di svolta anche riguardo all'entourage. Se lavorate in un team, se siete team leader, se avete dei dipendenti, se oltre agli amici parliamo della squadra, di persone che frequentate, ragazzi, c'è sicuramente un momento di selezione, c'è sicuramente un momento di svolta, come se foste ad un bivio, e quindi ragazzi, selezionate assolutamente, perché comunque Saturno opposto vi sta mostrando, insomma, le persone su cui potete contare, visto che comunque la bilancia, quando è in luce, è sempre molto disponibile. Un'altra cosa molto interessante dei transiti di questa settimana, soprattutto anche della prossima, ragazzi, si tratta di un progetto a cui voi state iniziando a pensare,
se ci avete pensato da tempo, probabilmente adesso c'è un'evoluzione in questa cosa, i tempi non sono ancora maturi, ma potreste conoscere proprio in queste settimane delle persone molto interessanti che vi potrebbero lanciare veramente il là, l'assist per lavorare ad un progetto che si potrebbe concretizzare già a partire dall'inizio del 2023. Quindi ci sono quello che resta interessante è il movimento che c'è, soprattutto se avete l'ascendente bilancia, nelle relazioni, nei contratti, insomma nelle associazioni. C'è fortuna ed è probabile che stiate creando una bella squadra, un bel team, insomma un bel progetto, qualcosa che è molto legato al prestigio, comunque a qualcosa di lussuoso. Volevo mettervi in guardia, visto che comunque sì, si va in vacanza, ma comunque la vita è fatta anche di programmi, vi volevo mettere in guardia, come sto facendo con tutti i segni, dal transito di Mercurio retrogrado che il prossimo mese, dall'11 settembre al 4 ottobre, tra l'altro a voi proprio nelle giornate del compleanno, soprattutto l'ultima parte, diventa retrogrado e soprattutto questa volta opporrà Giove. Quindi la lungimiranza dall'11 settembre al 4 ottobre, ragazzi, saremo tutti ciechi e miopi, ok? Saremo tutti ciechi e miopi, voi potreste risentirne particolarmente perché chi nasce nel segno della bilancia ha spesso i pianeti veloci, quelli generazionali no, quelli stanno in un segno 100 anni, 10, 20, 7, ma di solito abbiamo i pianeti veloci più o meno tutti intorno al segno, no? Quindi se siete della bilancia potreste avere della roba in Vergine, massimo in Scorpione, e Mercurio farà la retrogradazione con l'opposizione di Giove sia in bilancia che in Vergine, quindi attenzione. Come si sfrutta al meglio questo transito? Le cose le dovete, siamo pieni di pianeti retrogradi per inciso, quindi è sempre meglio sistemare le cose del passato prima di andare nel futuro. Però se doveste prendere delle decisioni, io mi auguro di no, soprattutto per le bilancia di prima e seconda decade che hanno Giove opposto, e non si è lungimiranti, se doveste prendere delle decisioni che riguardano il futuro, magari non le cose passate, ma che riguardano il futuro, prendetele adesso, ma saltate quel periodo dall'11 al 4 ottobre, perché in quel periodo sarete particolarmente proiettati a risolvere cose del passato. Quindi se qualsiasi decisione dobbiate prendere, ragazzi, prendetela entro l'11 settembre, verbalizzatela, ufficializzatela. Io vi consiglio di non ufficializzare proprio niente nel vostro caso, perché con Giove opposto siamo impulsivi, cambiamo idea ogni 5 minuti, nel vostro caso l'alternanza, la dualità mente-cuore crea delle oscillazioni più repentine del solito ondeggiamento, diciamo, altera il ritmo, siete più impulsivi, più diretti, in una maniera che però magari vi appartiene e non vi appartiene, che riuscite a gestire poco. Quindi questo dovrebbe essere un periodo conservativo. Anche se dentro di voi state rimuginando, siete scettici, siete amareggiati, ma vi sentite un po' soli a far tutto da diverso tempo, da almeno 2 o 3 mesi, da quando Giove è entrato nel segno dell'Ariete, ok? Ragazzi, questa cosa andrà avanti fino a maggio dell'anno prossimo. Un po' è una realtà, Giove opposto porta le persone che ci voltano le spalle, un po' è una sensazione accentuata, e quando siamo turbati a volte spesso non abbiamo la serenità di prendere decisioni, e quando siamo turbati e chiediamo consiglio a qualcuno, con l'opposizione di Giove va a capitare che incontriamo il consigliere sbagliato. Quindi le opposizioni di Giove che capitano ogni 12 anni, scusatemi, sono quelle che andrebbero prese come così motivo di osservazione di sé, perché tutto quello che ci proporrà la Matrix, la vita, è uno specchio dei fantasmi interiori che con le opposizioni di Giove si manifestano in tutto il loro splendore, tutte le paure, no? Quindi se potete, rimanete in uno stato conservativo la diplomazia è il vostro cavallo di battaglia.
Se non potete, evitate, risolvetevi le cose del passato, no? Poi dal 4 ottobre, insomma, no? Con le giornate del compleanno ci si pensa, vedremo che cosa diranno i transiti. Quindi state tranquilli, state sereni compatibilmente e sappiate che avrete presto delle notizie riguardo a degli immobili o del patrimonio ereditato. Fatemi sapere se succede questa cosa. State tranquilli e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, vi garantisco che da questa settimana si ragiona. Da questa settimana arriva qualcuno, un amico, una figura a cui voi una figura a cui voi vi rivolgete, scusate ragazzi, sono arrivata anch'io, sono i pianeti in Leone, una figura a cui voi vi rivolgete, un professionista, un coach, ragazzi, qualcuno arriva, una persona, o torna un collega da lavoro, o ritorna un amico, arriva una persona lucida, razionale, obiettiva, concreta, che vi aiuta a vederci chiaro. Facendo un recap, insomma, lo Scorpione e l'ascendente Scorpione hanno, a meno che nel tema natale non abbiano un sacco di pianeti magari in segno di fuoco, o in uno strategico segno d'aria, per cui si sono presi, insomma, hanno visto l'energia positiva da un'altra parte compensare le dissonanze verso i pianeti di valore in Scorpione, a meno che insomma non ci sia una tutela, un punto di talete, insomma uno sfogo, sono state sicuramente settimane, diciamo mesi, ma comunque dal 5 luglio la faccenda si è fatta complicata. Nei rapporti, nel lavoro, insomma, sono presenti un sacco di tensioni. Voi avete già Urano dissonante dal 2018, che ha iniziato a farsi sentire con una strana precarietà dell'esistenza, dei rapporti, è come se vi foste accorti intorno al 2018 di aver perso, temporaneamente o meno, ma di aver perso l'efficacia di quel fiuto, di quelle capacità di controllare, di vedere le cose lontano, di afferrarle e di prendervele, no? E di gestirle. Però quell'anno tutto è successo perché c'era Giove in Scorpione che vi portava ad espandere le vostre manie espansionistiche, scusate la cacofonia, no? Scusate la ripetizione. Probabilmente avete vissuto una passione, probabilmente avevate bisogno di sentire qualcuno, no? Magari vi siete presi una cotta, magari avete avuto delle situazioni extraconiugali, però c'era Urano che ha iniziato a farvi sentire meno efficaci, assolutamente meno efficaci. Poi è entrato nel 2020 Saturno in Acquario, quindi 2018-2019 quello che ho detto, una piccola fase di break, di apparente tranquillità, poi è arrivato Saturno a dissonarvi ancora di più, probabilmente lì avete sentito proprio il potere proprio passarvi di mano, andare via, vi siete sentiti proprio meno potenti e a un certo punto probabilmente quando la situazione è diventata troppo complicata, siccome siete dei maestri nel non sprecare energie, probabilmente ve la siete data, cioè magari voi stessi vi siete allontanati da qualche situazione, perché lo Scorpione, essendo un plutoniano, ha un alto grado di preservazione e di protezione, ok? Ama il rischio, ama le sfide, ama infilarsi in situazioni complicate, ma se sul piatto della bilancia il divertimento, la sfida non valgono l'impresa, perché la cosa si sta facendo veramente arida e poco restitutiva di soddisfazioni o comunque di tutta una serie di cose che vi piacciono, allora può essere successo che alcune porte vi siano state chiuse, può essere successo che siate stati messi nella condizione di cambiare aria, probabilmente quelli più arguti lo hanno capito loro e se ne sono andati, no? Perché comunque la vostra vocazione è fare come vi pare ed imporre sommessamente, senza dichiararlo, le vostre leggi, no? Quando arriva uno Scorpione si fa come dice lui. Ultimamente la situazione, quindi sono già dal 2018 che non sempre l'avete potuto fare e piano piano
vi siete dovuti un attimino riregolare, no? In alcuni casi avete semplicemente cambiato aria per dire vabbè, non riesco a fare qua, lo farò da un'altra parte. Ultimamente le cose si sono messe dall'anno scorso soprattutto in una maniera tale per cui vi siete dovuti ritirare un attimo, avete dovuto ritirare un attimino il veleno, no? del pungiglione. Vi siete messi in risparmio energetico e probabilmente si è anche ritirata l'area di azione. Adesso siamo arrivati proprio alle strette finali. Marte, Urano è stato raggiunto da Marte in Toro e molte cose vi vengono negate, molte cose vi sono finite e quindi lo stress, la tensione, molte cose sono finite, lo stress e la tensione sono molto alti, ma noi dobbiamo cercare di capire perché. I transiti sfidanti non sono sfidanti perché ogni tanto insomma un po' sulla graticola ci dobbiamo stare, può essere anche letta così, ma se vogliamo imparare qualcosa da una situazione che non ci è arrivata per caso, perché l'universo non manda esperienze per caso, e evitare che la prossima graticola, perché i transiti a giro prima o poi ritornano sfidanti, ma se noi abbiamo imparato il messaggio, la graticola la prossima volta sarà a temperatura inferiore, ok? Se invece noi stavolta vediamo di imparare il messaggio, ci incattiviamo ancora di più, la volta scorsa già portavamo il bagaglio dell'ultima dissonanza che ci eravamo arrabbiati al 2013-2015 con Saturno contro, ci siamo particolarmente incattiviti, insomma se noi andiamo avanti così la graticola è a temperature altissime, perché? Perché siamo venuti qui per evolvere, quindi per avere una lucidità. Quello che vi sta insegnando Marte è che dovete imparare a stare un po' più nel vostro, nel senso che una persona evoluta, uno scorpione evoluto usa, o anche uno ascendente scorpione, usa i suoi immensi talenti, perché voi siete i detentori delle luci più altissime dello zodiaco, probabilmente delle ombre più altissime dello zodiaco. Voi siete venuti siete i veri alchimisti di tutto lo zodiaco. Dove arrivate voi potete guarire e volendo potete anche far ammalare, perché voi avete la medicina dentro, ma la dose fa la differenza tra medicina e veleno. Quindi dovete imparare il controllo, dovete imparare a dominare l'ego, perché nel vostro caso c'è una vena di esibizionismo che a volte diventa, ragazzi, sadismo, vendetta, chiamatela come vi pare, che però vi fa esagerare, e poi purtroppo, siccome siete venuti con un compito altissimo, l'universo non sta a guardare. Quando sbagliate troppo, quando sbagliate in maniera reiterata, vi fa annegare nel vostro bicchiere d'acqua, perché deve rendervi inoffensivi quando accade questo, quando vi vengono tolte le cose, perché non le state gestendo bene. Quindi vi rende inoffensivi, vi fa decantare quel periodo in cui quel tempo sufficiente per capire la lezione e poi vi ridà il là. Se vi sta togliendo molte cose, se trovate i muri di Berlino, ragazzi, vuol dire che voi non siete andati, non vi siete approcciati a quelle situazioni, a quei rapporti lavorativi, a quei rapporti interpersonali con onestà, ma siete stati predatori, anche abusatori. Lo scorpione involuto può avere una mente abusante, cioè vado là e mi prendo quello che mi pare, adesso vado là e ti faccio vedere io. Vedi una cosa bella, adesso la rovino, adesso me la prendo, ok? Quelle sono le ottave basse. Perché sta succedendo adesso tutto questo? Perché avete avuto il trigono di Giove in pesci, quindi un aspetto favorevole che vi ha spalancato una porta per farvi vedere il futuro. Siete stati in grado di vederlo, siete stati capaci di aprirvi questa porta. L'anno prossimo ci sarà Saturno che dopo Giove raggiungerà il segno dei pesci. Sarà un assist grandissimo. E l'universo vi sta aiutando a togliere tutte le cose inutili affinché quell'assist possa far sbocciare invece quello che è meglio per voi. Se io sono Scorpione e perdo tutto il mio tempo così nelle sfide, nei dispettuzzi, nei giudizi, le ottave basse del segno, no? Le competizioni inutili, e per stare in competizione con il resto del mondo dimentico la mia vita,
dimentico di far crescere la mia essenza, dimentico delle aree della mia vita, dimentico anche me stessa, perché non è così che affermo me stessa e i miei talenti, così affermo il mio ego. Se io non semino bene, non semino cose a cui do dedizione, cura, amore, perché sono troppo impegnata magari a guardare l'erba del vicino, che a me attira molto particolarmente, quando passerà Saturno cosa potrà far mai sbocciare se io il mio l'ho trascurato? Allora probabilmente vi sta erigendo l'universo adesso tutte queste muraglie, no? Vi sta isolando per farvi vedere le aree della vostra vita, solo la vostra vita, gli altri dimenticate come stanno, come va la vita, come va il lavoro, come va l'amore, come state in casa, vi piace la vostra casa, vivete in un ambiente che vi piace, siete appagati, guardate la realtà. Marte e Urano ci stanno portando pesantemente giù rispetto alla realtà, proprio non sottoterra. Noi ci siamo fatti un'idea e invece la realtà è un'altra. È come quando vuoi vendere una casa a un prezzo sovrastimato e poi invece no, la realtà è quella che è. Puoi tirare un po', però alla fine, insomma, o ti adegui a quello che è il mercato o le cose non continuano, ok? Qualcosa del genere vi sta rimandando la realtà. Cercate di concentrarvi, adesso arriva Mercurio dal 4, quindi arriva qualcuno che vi aiuta a far pulizia, a capire mentalmente cosa fare, come gestire le situazioni. Date una svolta adesso, approfittate di questo transito fino al 21 agosto che vi porta veramente, vi sta facendo pulizia, tabula rasa, insomma me ne state scrivendo di ogni. Cercate di curare il vostro orticello, come i pianeti in Toro, a volte terra suggeriscono, non brillanti come voi, non competitivi come voi, però essenziali, no? Solidi e concreti. Quindi sistemate queste cose, guardate il vostro, occupatevi solo del vostro e sappiate che tutto l'impegno che ci mettete adesso già in novembre-dicembre, con il trigono di Giove che torna in pesci, potrà veramente portarvi a delle prospettive molto interessanti. Quando arriverà Saturno da marzo 2023 avrete un assist non indifferente e vedrete sbocciare tutto l'impegno che ci avete messo. Quindi ragazzi, forza e coraggio, che da questa settimana, dal 4, le cose migliorano. Un grande abbraccio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, bentornati dalle vacanze, immagino che da questa settimana, precisamente dalle giornate intorno al 4 agosto, molti di voi facciano rientro al lavoro, perché Mercurio, le comunicazioni, gli spostamenti, va in un settore che è proprio quello è deputato al successo, alle ambizioni, insomma anche ai doveri, insomma quello che si deve fare per realizzarsi. Formerà un ottimo aspetto con Marte, con Urano, no? Quindi è probabile che sarete molto impegnati anche in questioni burocratiche, legali, magari vi prendete delle soddisfazioni, magari riuscite a lasciare andare finalmente un immobile, un'eredità o ad acquistarlo, no? Non senza impegno, non senza lotta, proprio l'ottimo all'ultimo sangue, immagino proprio sembra il tiro alla fune, no? Rilanci, offerte, ci sono sicuramente insomma delle tensioni, delle cose estenuanti, però dal 4 agosto dovreste spuntarla. Quello che vi dispiace cos'è? Che voi siete degli animali estivi, amate la vita all'aria aperta, amate divertirvi e invece quest'anno insomma l'estate sembra essersi sfalsata. Avete molto probabilmente goduto di una fulgente estate anticipata, maggio-giugno, scusatemi ragazzi, già luglio maggio-giugno proprio de fuego, e adesso insomma che siamo arrivati in agosto, gli impegni, le responsabilità, qualcosa di contrattuale, insomma le relazioni sentimentali, insomma tante cose vi stanno chiedendo impegno e quindi
Finora ci sono stati la luna nuova, fino a questa settimana c'è stata la luna nuova la scorsa in Leone, c'è il sole in Leone, c'è Mercurio in Leone, però questa settimana, quindi finora bene o male siete riusciti a far andare le cose, le comunicazioni, i rapporti come volevate voi, anche se non senza tensione, insomma, barcamenandovi, però adesso si ritorna, è come se le responsabilità arrivassero 3-4 settimane prima del previsto. Insomma, io non mi vorrei sbagliare, spero di sbagliarmi in realtà per voi, conoscendo il bisogno che avete di vivere all'aria aperta, ma mi sembra che settembre per voi sia arrivato con tipo 3-4 settimane di anticipo. Fatemi sapere nei commenti se questa cosa insomma vi sta arrivando. Quindi abbiamo detto che c'è tensione nei rapporti, qualche tensione nei rapporti matrimoniali, nelle compravendite, non so se con un processo, la conferma, dove bisogna apporre, in tutti quei settori dove bisogna apporre una firma, dove magari ci sono proprio dei contratti lavorativi da stipulare. C'è della tensione che probabilmente anche mentre cercavate di ritagliarvi del tempo per voi fino alle giornate del 3 comunque è stata presente e vi ha chiesto delle attenzioni. Adesso la buona notizia è che si dovrebbe iniziare a ragionare, cioè gli interlocutori che avete avuto che vi hanno generato tensione, le situazioni che comunque vi hanno portato a sentirvi o controllati o a dover controllare troppo qualcosa, adesso iniziano a riarmonizzarsi e a prendere, come dire, proprio un dialogo umano, più umano, no? Quindi diminuisce il tempo per i divertimenti, l'amore e la vita all'aria aperta, nonostante la stagione lo richieda, però si sistemano delle cose, quindi alla fine il gioco vale la candela. Cercate, se potete, allora innanzitutto, piccola chicca, se state aspettando un avanzamento di carriera, potrebbe accadere adesso, potreste ricevere delle belle notizie, ok? Quello che sembra perdere un po' di tono, datemene conferma, sembra essere l'amore, è probabile che voi abbiate avuto delle belle novità tra fine maggio, tutta giugno e inizi di luglio. Si è chiuso sentimentalmente un ciclo iniziato nel 2011-2012 e ne inizia un altro che dovrebbe essere ben più soddisfacente e che durerà nei prossimi 12 anni, no? Quindi gli ultimi 12 anni non sono stati piacevoli veramente per tutti, perché all'epoca, quando iniziò il secondo ciclo, Giove si scontrò con Saturno in bilancia, ok? Quindi sono cadute tante maschere, tanti modi di amare anche si sono rivisti e corretti, perché poi quelli che incontriamo un po' devono insegnarci qualcosa e devono rimandarci anche quanto ci amiamo e quanto non ci amiamo. Adesso ci sono ottimi presupposti. Però, siccome quando Giove è entrato nel segno dell'Ariete, l'11 maggio ha spalancato le porte a una grande passione e poi è stato subito, soprattutto magari se eravate affamati, no? Di amore, di passione, di movimento. Il lockdown ha affamato tante persone, soprattutto quelle che non avevano una relazione soddisfacente o non ce l'avevano per niente, perché comunque non c'è dato neanche la possibilità di guardarci intorno, no? Quindi quello che accade è che però, quindi voi eravate affamati, Marte ha raggiunto in Ariete subito Giove da fine maggio, quindi l'11 maggio si apre questa porta di energia, di novità, quindi qualche colpo di fulmine, molti incontri, siete tornati ad uscire, insomma movimento, nuove situazioni, nuove, soprattutto nuove. Marte raggiunge Giove e lì il tasso di passione, insomma, vi ha portati a lasciarvi andare tantissimo, perché la passione è salita, è diventata irrefrenabile, ha proprio assunto i connotati di una grande impulsività, quindi chi più, chi meno, a seconda di quanto siete, no? Siete controllati o meno, chi più, chi meno si è lasciato andare. Però solitamente dopo un po' la passione o scema
o comunque si deve tornare alla vita normale, no? La razionalità riprende il sopravvento e da luglio le cose hanno iniziato ad assestarsi. Adesso, dalla scorsa settimana, Giove, che vi aveva portato questi coup de foudre, queste aperture, queste novità sentimentali, è tornato retrogrado, lo sarà per un bel po' e vi dà tempo fino al 20 dicembre 2022 per rivalutare le persone che avete annesso alla vostra vita, insomma chi vi ha fatto perdere la testa, chi vi ha fatto mettere in discussione le vecchie situazioni e quindi poi decidere con chi eventualmente ripartire per il futuro. Quindi la vostra data poi la vostra seconda opportunità sentimentale riparte il 20 dicembre. Quindi valutate, sarete molto critici secondo me questa settimana o forse molto criticati, non lo so, a partire con Mercurio in dissonanza dal 4 al 26 tra i doveri e qualche asprezza, no? Qualche criticità, qualche tensione verbale, insomma le cose passeranno più o meno in questo modo, cercate di contenerle. Dico anche a voi, faccio anche a voi l'avviso che ho fatto agli altri, visto che siete in fase decisionale come tutto lo zodiaco, perché ci sono 4-5 pianeti retrogradi, a fine mese si annetterà anche Urano che tornerà retrogrado, quindi molte cose verranno messe in discussione, molte cose vengono riviste, no? Visto che siete in fase decisionale, dall'11 settembre al 4 ottobre ci sarà Mercurio retrogrado opposto a Giove, quindi in quel lasso di tempo cercate di non prendere decisioni impulsive, impulsive per il futuro ovviamente. Cercate di risolvere soltanto cose che conoscete già da molto, che magari avete lasciato in sospeso in passato, e concentratevi nell'intento di mettere ordine alle situazioni passate e non a progettare il futuro. Il 4 ottobre ci sarà sempre Mercurio opposto a Giove, se vi potete dare qualche giorno sarebbe l'ideale, però le decisioni in caso prendetele adesso, cercate di prenderle entro l'11 settembre sul da farsi. Se non sapete cosa fare, ragazzi, nell'incertezza chi può non faccia nulla, perché quando non sappiamo cosa fare, a prescindere dall'astrologia e dai transiti, vuol dire che dentro di noi non è ancora arrivata quella risposta, quella verità che ci apre gli occhi. Quindi quando è possibile non fate nulla. Se dovete scegliere qualcosa, ascoltate il cuore, perché la sede delle emozioni, la sede dell'anima è il cuore e quindi lì c'è la verità. La pancia e la testa di solito ingannano, questo ricordatevelo. Quindi grande in bocca al lupo e godetevi ancora questi alcuni giorni di vacanza, sarete bravissimi comunque, già io vi conosco a ritagliarvi degli sprazzi qua e là, quindi buona settimana e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, siamo arrivati al vostro segno e si è presentata Milla. Neanche lo sapesse, evidentemente ha una preferenza nei confronti del segno perché altrimenti non si spiega. Allora, è incredibile. Allora, questa settimana le cose iniziano a girare meglio. Avete avuto l'opposizione di Venere ultimamente. Avete avuto l'opposizione di Venere dal 18 luglio, quindi nei rapporti vi siete sentiti un po' poco fortunati, nei rapporti interpersonali, nei contratti, se avete ricevuto qualche sentenza, qualcosa a livello legale, qualche parere legale, complice, anche Giove in Ariete, insomma dissonante, probabilmente per voi le ultime 2-3 settimane di luglio sono state particolarmente, le avete ritenute particolarmente poco fortunate. Niente di tragico, avete presente quando le cose non girano come volete voi e quando sembra che non ci sia prospettiva? Ok. Rimaniamo sempre concentrati, cari amici del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna in Capricorno, insomma tutti i valori personali, Venere, Marte in Capricorno e anche Mercurio, che voi, nonostante ecco,
questa strana area di carenza di percezioni, no? di prospettive future. Avete comunque Marte, Urano e Nodo Nord a favore, siete fra i segni che apprezzano maggiormente questi cambiamenti, anzi siete tra quelli che non si stanno facendo sentire particolarmente. Vabbè, si sa che siete solitari, enigmatici e riservati, però se volete dare il vostro contributo, insomma, per quanto riguarda questo transito che è iniziato poderosamente, intensamente dal 5 luglio e andrà fino al 21 agosto, voi nelle questioni sentimentali dovreste aver avuto degli esiti e dei cambiamenti importanti, quindi se c'era qualcosa di traballante probabilmente è stato sostituito, e invece se c'era un periodo di solitudine potreste aver avuto incontri interessanti, fulminei, magari di grande passione, magari gente impegnata, però per tutta una serie di prospettive, insomma è come se si fosse instaurata sentimentalmente anche un po' una lotta di gelosia, ok? E poi c'è tanta creatività. Se siete fra quei Capricorno che lavorano nel settore creativo, nel settore delle arti, nel settore, ragazzi, proprio della scrittura, della musica, qualsiasi cosa, beh, allora qui da questo punto di vista devono esserci state delle interessanti svolte. Probabilmente vi siete affrancati da una situazione e ne state cercando un'altra. Insomma, si muovono tante cose, c'è tanta carne al fuoco, ma non sapete ancora da che parte, no? Sembra che arrivano cose, arrivano prospettive, c'è tanta energia, siete avvolti all'energia, però ancora non arriva nulla, probabilmente di concreto come intendete voi. Arriva questa settimana. Questa settimana le cose iniziano a rimettersi in asse come piace a voi. Mercurio il 4 entra nel segno della Vergine, quindi inizia immediatamente a formare un trigono, quindi un aspetto positivo al vostro Sole, al vostro ascendente, ai vostri pianeti in Capricorno, quindi finalmente arrivano le risposte che stavate aspettando, e se qualcuno finora nicchiava, se qualcuno finora si è negato perché aveva da fare, insomma, e voi siete stati in aspettativa, adesso iniziano ad arrivare tutta quella serie di risposte, di contatti, anche già di firme, perché Mercurio forma anche un ottimo trigono, cioè un aspetto collaborativo molto intenso con quel trigono di Marte, Nodo e Urano in Toro. Quindi adesso iniziano ad arrivare le risposte, le soluzioni. Qualcuno è portato ad allontanarsi, qualcuno è portato proprio ad allontanarsi, ragazzi, a cambiare. L'estero vi chiama, il lontano in generale vi chiama, e c'è la possibilità reale di fare un trasloco, un vero trasloco che probabilmente inizierà fine settembre-ottobre, o comunque là. Adesso questa settimana magari non avete ancora l'ufficialità, però voi vedrete che il mese di settembre e di ottobre saranno forieri, metteranno in atto questo cambio di sede, ragazzi. È difficile che non sia un cambio di immobile, un cambio di domicilio, o comunque l'andare a vivere almeno temporaneamente da un'altra parte. Potrebbe essere un cambio di sede, quindi prospettarsi qualche eventualità di pendolarismo, e poi fare insomma, comunque stare un poco in casa. Qui anche le radici vengono messe in discussione, nel senso che forse il pendolarismo potrebbe essere così estenuante da iniziare a pensare, forse, se questa storia continua, insomma, se questa situazione va bene, resto lì. È tutto ancora in forze, ma iniziano a prospettarsi quelle cose a lungo termine concrete che voi amate. Alcuni di voi, in realtà, parlando di lungo raggio, semplicemente potrebbero partire per le vacanze. Potrebbero partire per le vacanze tra il 4 e il 26 agosto, riuscire veramente ad avere tutto sotto controllo, nonostante insomma magari in famiglia ci siano novità, ci sia amaretta, no? Ci siano delle tensioni.
delle preoccupazioni. Probabilmente dal 4 al 6 agosto riuscite a staccare la spina ed andare dove volete voi, questa è un'altra prospettiva. Quindi quindi settimana comunque in cui l'ago della bilancia inizia ad andare ulteriormente a vostro vantaggio. Arrivano le risposte, arrivano dei chiarimenti, oppure arrivano le tanto agognate vacanze. Non so se partirete tutti col gruppo intero, come magari lo avete pensato, no? Non so se partirete con la stessa compagnia, con lo stesso numero di compagni con cui avevate organizzato il viaggio, perché con quella Venere opposta, no? Fino ad agosto inoltrato, qualcuno potrebbe, se partite questa settimana o la prossima, qualcuno potrebbe rimanere a casa per sciocchezze, ragazzi, niente di che, però comunque... Altra cosa che volevo dirvi, se siete degli studenti, dal 4 al 26 agosto è un momento molto interessante per avere chiarezza. So che in agosto non si fanno esami, ma per programmare qualcosa, se dovete fare dei test di ammissione, che c'è qualcosa, ditemi se si fanno ancora in agosto, se dovete fare dei test di ammissione, questo è un momento, quelli sono programmati, non li decidete voi, però se vi capitano dal 4 al 26 agosto sarà un momento molto, molto fortunato, possono dare degli esiti molto fortunati. Volevo ricordare anche a voi che l'11 settembre, ve lo dico adesso perché voi siete tra i principali programmatori dello zodiaco, ma tutti quanti abbiamo comunque degli impegni che spesso rimandiamo a settembre. Dall'11 settembre al 4 ottobre ci sarà il famigerato Mercurio retrogrado, e però questa volta è un Mercurio che prima diventa retrogrado in Bilancia e poi retrocedendo, visto che la sosta insomma di circa 3-4 settimane, ritornerà anche in Vergine. Allora, due distinguo. Abbiamo detto che quando il Mercurio è in Trono, come quando in Gemelli, come quando è in Vergine, come quando comunque in un segno d'aria, perché il Mercurio si esprime bene nei pianeti d'aria, anche nella retrogradazione grandi danni non fa. Io ho notato che rischia di essere confondente e pesante particolarmente nei transiti di fuoco, ma non è questo il nostro caso. Quindi non è un transito, non sarebbe in teoria un transito particolarmente comodo, perché sarà prima in Bilancia, che è un segno d'aria, e poi sarà in Vergine, però sarà opposto a Giove, e quindi già Mercurio porta le sviste quando è retrogrado, opposto a Giove le porta di sicuro. Quindi cosa fare? Dall'11 settembre al 4 ottobre cercate di sistemare soltanto le cose del passato. Questo è un transito che non dà buone facoltà di previsione e di scelta e di lungimiranza, perché già è retrogrado, quindi già l'energia ci volge la testa al passato e ci dice: sistema, ti do questo portale, no? Ti apro questo Stargate, torna nel passato, sistema le cose che hai lasciato in sospeso e poi vai nel futuro, altrimenti ci vai con una zavorra in più. Con l'opposizione di Giove, se anche ci venisse la malaugurata idea di prendere decisioni così all'improvviso, con l'opposizione di Giove probabilmente prenderemo delle cantonate, perché quando abbiamo Giove opposto a Mercurio è proprio una visione miope, o perché non ci hanno fornito tutti i dati, o perché qualcuno ci mente. Infatti negli incontri, le opposizioni di Giove, negli incontri sentimentali o anche nell'incontro con un acquirente, una compravendita, insomma cose di lavoro, andrebbe proprio scandagliato tutto e verificato, e ci si andrebbe dati proprio, bisognerebbe proprio regalarsi il tempo di valutare i comportamenti di una persona, perché potrebbe trattarsi di un pallonaro mega galattico, si trova gente che mente. Quindi cercate di prendere decisioni, visto che avete un transito dei transiti di cambiamento, cercate di programmare entro l'11 settembre quello che volete fare nei prossimi mesi. Potete farlo anche adesso, in agosto, ove possibile. E quando poi Mercurio l'11 tornerà retrogrado, a voi interesserà poco e niente, perché sarete talmente concentrati a risolvere cose del passato che se dovete mettere una firma per una cosa del passato va bene, no? Una cosa che dovevate fare già,
Quindi non fate scelte impulsive, ma soltanto cose su cui avete già ragionato e cose che ritornano per essere risolte. Questo è il consiglio che vi do. Adesso vediamo che cosa accade con questo bel Mercurio trigona Marte, Urano e Nodo Nord, perché dovrebbero arrivarvi delle notizie molto interessanti e dimenticavo di dirvi, aspettatevi anche qualche ritorno. Fatemi sapere che cosa accade. Vi aspetto nei commenti, anche no, perché insomma siete molto riservati. Fatemi sapere nei modi in cui desiderate e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana avete un cielo davvero interessante. È probabile che qualcuno della vostra famiglia, magari un fratello o comunque un cugino o comunque o attraverso dei chiarimenti, ma qualcosa o qualcuno dovrebbe arrivare in vostro soccorso. Quindi è un momento molto interessante. Allora voi siete, abbiamo detto che il peggio è passato, però voi siete nel bel mezzo del transito di Saturno sul Sole e sull'ascendente, questo lo ricordo per chi capitasse su questo video per la prima volta. Saturno, che è il signore del karma, è sempre impegnativo, ritorna per circa 3 anni scarsi sul Sole, sull'ascendente, sui valori in Acquario ogni 28-30 anni. Quindi è una cosa che capita un paio di volte nella vita, massimo 3. E quando capita fa succedere svolte, no? La prima cosa che fa è che presenta il conto di tutto quello che noi non abbiamo fatto bene in linea con la nostra mission, di tutto quello che noi non abbiamo fatto bene negli ultimi 30 anni, cioè da quando era passato la volta prima. Quindi va da sé che la cosa è abbastanza impegnativa e quindi bisogna essere severi con se stessi, ma solitamente è anche un transito che porta un'innata tendenza ad essere più responsabili, più prudenti e più maturi. Chi non riesce a farlo, trattandosi di un segno d'aria a base uraniana, quindi in perenne movimento, poco concreti, nervosi, poco pazienti, amanti della leggerezza, no? Non delle pesantezze, se non delle proprie. Essendo un segno non facilmente gestibile, chi non lo fa si vede presentare il conto, chi lo fa invece, cioè chi si assume spontaneamente, chi ha raggiunto quel grado di maturazione per cui riesce a prendersi delle responsabilità, dà vita a qualcosa assolutamente di carino. Però perché Roma non si fece in un giorno, perché le cose durino, perché le cose abbiano radici solide, non si raggiungono con lo schiocco delle dita. Quindi se anche fra marzo e aprile vi siete mossi molto perché Marte in Acquario aveva raggiunto Saturno e quindi vi ha dato della spinta, è probabile che poi sì, con Giove in Ariete siete stati favoriti, ma questi pianeti in Toro dal 5 luglio probabilmente stanno bloccando magari le vostre iniziative e il vostro procedere. Sembra che ci siano delle pesantezze, chiamiamole pesantezze, sembra che ci siano delle pesantezze legate o alla famiglia o a un immobile e queste fino al 21 agosto potrebbero continuare a darvi fastidio, ok? Soprattutto perché, miei cari Acquario, l'universo ha voluto che Marte e Urano in Toro, che già vi danno fastidio normale, perché formano una dissonanza, una quadratura, cioè voi siete aria elettrica e quelli sono pesanti, quindi poi il vostro governatore in Toro congiunto a Marte non va bene, ha rallentato molto, è come se vi siete trovati a spingere un trattore in panne, insomma, mettiamola così, però era necessario farlo per arare il terreno. Allora, Marte fino al 21 agosto fastidio ve lo darà, ma l'universo ha voluto anche che questo transito epocale si verificasse nel vostro cono, principalmente nel vostro cono d'ombra, cioè in quel mese dell'anno, in quel mese dei 12 mesi in cui il Sole è opposto al Sole, ce l'abbiamo tutti. L'Acquario ce l'ha nel segno del Leone, quindi immagino lo stress, ok? Immagino lo stress, immagino le pesantezze, ripeto, c'è qualcosa di
inamovibile e lento, causa importante che porta con sé anche delle incertezze riguardo alla famiglia o a un immobile, quindi non vi potete muovere come vorreste, i pianeti in Toro vi fanno questo effetto, e un blocco nelle relazioni, oppure qualcuno che vi fa da specchio di una parte molto molto in ombra di voi, no? Cioè Sole, Mercurio, il Leone, fra un po' arriverà Venere, al discendente, il Leone, che è la vostra zona d'ombra, vi pongono davanti qualcuno che a livello evolutivo dovrebbe farvi da specchio di una parte molto nascosta. A livello pratico vi rompe le scatole perché è qualcuno che con un grande ego, no? Con una boria, con un'arroganza, con un menefreghismo, tutte le ottave basse del Leone, con egoismo, vi si para davanti e non prova empatia verso i blocchi che avete. Quindi potrebbe essere un esattore, potrebbe essere uno che vi deve fare incontrato. Insomma, sono tempi di attesa, ma sono anche tempi molto sfidanti. Il 4 agosto, quantomeno Mercurio, che è l'interlocutore, le comunicazioni, si tolgono, vanno finalmente in un buon domicilio, perché Mercurio e Leone non è il massimo, è molto arrogante, vanno in un buon domicilio, vanno in Vergine e formano il trigono con Marte. Quindi la persona che si è negata o che magari era boriosa adesso ritorna, magari era solo in ferie, vi ha lasciato lì, non lo so, a far cosa, no? Magari vi hanno messo in stand-by per un proprio bisogno. Adesso la persona torna o l'interlocutore cambia o si ammorbidisce. Fatto sta che inizia una fase di cooperazione per cui possiamo dire che non mi tirate le freccette, il peggio è passato, il peggio sta passando, ok? Dal 4 agosto inizia la fase collaborativa e quindi, siccome Mercurio formerà un trigono con Marte fino al 21, possiamo dire che è vero che Marte fino al 21 non si toglie, ma le cose iniziano, è come se qualcuno viene e mette la benzina al trattore e quello inizia a fare si muove e voi andate avanti. Quindi diciamo che dal 4, non mi tirate le freccette quando vado in giro con l'ombrello, dal 4 al 21 agosto, quindi queste ultime 2-3 questi 15 giorni, si riparte. Lo so che agosto, insomma, le cose vanno meglio, le cose vanno assolutamente più fluide. C'è una parte centrale di cui parleremo la prossima settimana, che sarà data dalla luna piena in Acquario su Saturno retrogrado, opposta al Sole, per fortuna si è tolto Mercurio, che sarà un prima e dopo, tipo prima e dopo Cristo, ragazzi, sarà un prima e dopo di tutto questo grande progetto a cui voi state lavorando, di tutta questa cosa che state creando, delle intenzioni che avete, e lì in qualche modo capirete se si può andare avanti o se bisogna tornare indietro, riavvolgere il nastro e cambiare. Se dovesse venire, ve lo dico già da adesso perché non vorrei mai, se mai dovesse venire fuori che bisogna cambiare, perché se va bene come va, state dove state, dal 21 agosto Marte, la forza, vi arriva a favore. Quindi muovetevi, fate, agite, rinnovate, reinventate. Dal 21 agosto all'11 settembre sono 20 giorni, cercate di fare tanto in quel momento, di modo che quando Mercurio dall'11 settembre al 4 ottobre sarà retrogrado opposto a Giove, voi le decisioni, i cambiamenti li avrete già presi e quindi mentre Mercurio è retrogrado non ve ne fregherà niente, perché sarete impegnati a fare le cose che avete deciso prima. Dal 4 ottobre poi si riparte speditissimi, quindi cercate di seguire questo flusso dell'energia, cercate di seguire questa cosa. È uscito, ragazzi, ci sono sia il video di Marte in Toro che il video di Marte in Gemelli sul canale, li trovate sulle storie di Instagram, nei post di Facebook e nei post di YouTube, quindi, e nel canale, basta fare una ricerca, però so che il link è molto più comodo per capire. Marte dura fino al 21 agosto,
Marte in Toro, scusate, con la congiunzione di Urano, invece quindi un momento tosto. Marte in trigono con Saturno per ben 7 mesi, parte dal 21 agosto, e quello sarà il momento che più in assoluto preferirete, quindi ci siamo, arriva qualcuno, qualcosa a darvi una grande e immensa mano. Cerchiamo di sfruttare queste problematiche che si stanno verificando, come dire, in chiave evolutiva, perché le cose non capitano mai per caso, quindi guardiamo a quell'interlocutore con onestà, non lo diciamo a nessuno, ma guardiamoci dentro e vediamo se quella personalità ci dà così fastidio perché è andata a toccare qualcosa di grosso nostro, e quindi lo vediamo, già il fatto di vederlo e accettarlo già è una trasmutazione in sé. Se ci perdoniamo pure abbiamo fatto l'unplane. E cercate di capire perché la famiglia, l'immobile vi stanno creando un ostacolo, perché comunque questo transito serve anche per farci brutalmente tornare con i piedi per terra, quindi qualche errore di valutazione, se si è impantanato qualcosa, lo abbiamo fatto anche noi. Se ci prendiamo questa responsabilità possiamo modificare le carte in tavola. Quindi ragazzi, forza e coraggio, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, per tutti quelli che nonostante il sestile, insomma l'aspetto positivo di Marte, Urano e Nodo Nord, in un settore che avrebbe dovuto predisporvi a fare incontri, ad avere notizie, a superare concorsi, insomma ad avere belle novità, e molti mi hanno scritto di averle avute, però altrettanti sono ancora bloccati. Adesso questa settimana dovrebbe sbloccarsi il tutto. È probabile che riemergano situazioni del passato, ragazzi, perché voi, come tutti noi, come tutto il resto dello zodiaco, ha ben 6 pianeti retrogradi, ci sono 6 pianeti retrogradi, e quindi siccome ci sono dei grandi sconvolgimenti in corso nel piccolo e nel grande, è normale che per prima di andare avanti si ripresentino diverse situazioni anche psicologiche, anche attraverso le emozioni. Questo è un periodo molto emotivo secondo me, anche attraverso le emozioni, questioni del passato che noi dobbiamo rivedere un attimo, anche per dargli un nuovo sguardo e una nuova opportunità. I pesci, per chi capitasse per la prima volta su questi video, hanno avuto un transito epocale, tra virgolette, in primavera, dal 30 dicembre all'11 maggio del 2022, e con un piccolo accenno dal 14 maggio al 30 luglio 2021, hanno visto il ritorno di Giove nel segno. È una cosa che capita ogni 12 anni. Quest'anno di epocale ha avuto che Giove ha incontrato un suo parente stretto, Nettuno, in pesci, e che alla congiunzione Giove-Nettuno, che quindi ha portato proprio uno sblocco di memorie antiche, ha portato una condivisione collettiva e un cambiare proprio il punto di vista del mondo, ha portato anche un affondare nei propri abissi psicologici legati all'umore, e aver preso coscienza di qualche pesce grosso che stava nel fondo, no? Perché voi sapete che i pesci sono buoni e cari, però sono governati da Nettuno, che è il forcone, e dove si nasconde Nettuno? Con i mostri marini negli oceani, perché dei 3 segni d'acqua il segno dei pesci è quello legato a una massa oceanica, mentre lo Scorpione è legato alle acque di mezza profondità, torbide, perché non le fa vedere, no? Non permette di guardare all'interno, e il Cancro è legato all'acqua bassa, quindi all'andare e a rivenire delle onde, ed è per quello che è particolarmente umorale. Anche voi pesci lo siete, perché dentro di voi albergano tantissime personalità, però insomma sopra se non c'è un uragano, magari no, tendete a mitigare l'oceano, insomma no, parte la tempesta forza 8, bene o male. È sempre navigabile, però sotto questa volta avete visto tante cose.
soprattutto negli ultimi 5 mesi, quindi è stato, ripeto, un transito in cui si sono incontrati Giove, che è un faro, un fanale, è sì il pianeta della grande fortuna perché dilata, e quindi se uno ara, prepara un campo, lo semina e lo cura, quando passa Giove, e quello diventa l'Eden, no? Un paradiso in terra. Però se ci dimentichiamo di fare questa pratica, perché il segno dei pesci, l'ascendente pesci, la luna in pesci, tendono a stare nei sogni, vivono una gran parte della loro falsa realtà nell'immaginazione, quindi a volte non riescono a scendere in terra, cioè le cose le pensano, ma credono che basti vederle attuare nei pensieri, a volte non fanno, è una sorta di pigrizia. I segni d'acqua tendono all'indolenza, no? Tendono alla compenetrazione, tendono all'incontenibilità, perché l'acqua non la contieni, l'acqua prima o poi arriva, si infiltra, tendono a infiltrare spazi che non sono i loro perché non riescono a stare nel loro, l'acqua deve esondare, e però è pigra. Se qualcosa non la agita dall'esterno tende alla pigrizia. Quindi per tutte quelle persone dei pesci che mi hanno detto ma nonostante Marte e Urano in sestile io sì penso, mi vengono cose in mente ma non faccio nulla, ragazzi, è l'azione ed è proprio cercare, dove siamo nel mondo della materia, le cose non basta pensarle. Quindi se avete immaginato ma non avete fatto, quando è passato Giove può avervi fatto vedere il grosso di quello che avete dentro, ma può aver portato magari pochi sviluppi. Sapendo questo e avendo approfittato e potendo approfittare fino al 21 agosto di Marte e Urano, che invece vi danno la spinta a fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di concreto, perché sono pianeti di terra, o forse arriva qualcuno che vi prende, vi tira e vi obbliga a fare qualcosa di diverso, sappiate che avete una seconda opportunità, perché Giove ritorna per 2 mesi nel vostro segno dal 28 ottobre al 20 dicembre e ragazzi, anche la prima decade secondo me ne beneficerà, perché quando un pianeta entra in un segno sta in quel segno. È vero che le decadi sono 3 e lui resterà nel bel centro della terza, però la seconda è proprio tecnicamente riguardata da questa cosa, investita da questa energia. Però poi io aspetterò i vostri feedback tra novembre e dicembre per sapere se anche la prima decade, quindi i nati in febbraio, le persone che hanno dei pianeti personali nei primi 10 gradi dei pesci, ne avranno risentito. Quindi cosa accade? Adesso in questo mese, da questa settimana Mercurio nel segno della Vergine, innanzitutto in concreto dovreste mettere firme, contratti, vi arrivano notifiche positive di concorsi fatti, notifiche di questioni legali, di controversie, di situazioni. Dovrebbe terminare un contratto o una relazione che vi fanno del male, quindi adesso dovrebbe esserci, come dire, la comunicazione, l'ufficializzazione. Potreste anche, visti tutti i pianeti retrogradi, risentire un ex del passato. Questo può essere un momento, quando abbiamo Mercurio opposto, potremmo essere riportati al passato, ad avere dei chiarimenti o dover risentire delle persone che abbiamo lasciato indietro per questioni pratiche e burocratiche, se abbiamo comprato la casa insieme ma ci siamo lasciati, se ci dividiamo il cane ma il cane adesso sta male, sapete, tutte queste cose pratiche, e potreste avere questa immersione nel passato, no? Proprio per ridefinire, è una sorta di ridefinizione dei rapporti, e mettere, che ne so, i puntini sulle i, fare chiarezza, definire delle situazioni. Se non dovesse tornare qualcuno dal passato, è comunque una definizione di un rapporto presente, quindi forse dovrete accettare anche delle critiche, forse dovrete accettare di essere, non lo so, più concreti, più puntuali, più minuziosi, più pignoli. Probabilmente potrebbero arrivarvi questo tipo di critiche, però visto il cielo non si tratta soltanto di una opposizione di Mercurio a Sole ascendente, visti gli aspetti positivi che questo Mercurio
forma con Marte e Urano che rappresentano quel famoso punto di Talete, cioè quel pianeta che si mette in mezzo a un'opposizione e che fa sì che questa diventi un sensile o un trigono, cioè che vi porti bene in quel settore. Quindi è una crescita, è una presa di coscienza, è una maturazione e quindi è un avanzamento. È un avanzamento e io credo che entro il 26 agosto, complice questo bel cielo, anche se dovrete fare lo sforzo di ritornare un attimino con i piedi alla realtà e non poter dedicare tutto il tempo che desiderate ad emozioni e a sentimenti, avrete dei passi avanti. Questa volta se vi applicate, e soprattutto nolenti o volenti, questo mese di agosto, che tecnicamente dovrebbe essere di ferie, io vi auguro che voi le abbiate già fatte, sarà di grande crescita e soprattutto di grande concretizzazione, volendo anche di affari. Compravendite, ve l'ho detto, potrebbe arrivarvi la notizia di un'assunzione, di un contratto, di un concorso vinto, non si sa quanto tempo fa, un curriculum accettato, c'è qualcosa di molto interessante che potrebbe dare degli sviluppi poi in autunno, tra novembre e dicembre. Quindi se state aspettando comunicazioni, se finora si sono state fatte chiacchiere o se finora non avete incontrato nessuno, non vi è stato comunicato, notificato nulla, adesso lo so che è agosto, ma dovrebbe succedere proprio qualcosa. Quindi questo è soltanto l'inizio, il transito dura fino al 26 e poi ritorna a fine settembre, quindi non poniamo limiti alla provvidenza, abbiate fede, speranza, siete concreti e fatemi sapere nei commenti che cosa accadrà. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio anche questa volta per essere stati con me, vi aspetto per i feedback e per i riscontri, vi auguro una buona settimana e ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti, grazie.